amici del canale di Jack, Leone e Max, come diciamo sempre noi, come si usa a dire dai tempi dell'antichità, io e il buon Lio, buon Pomerania! Io ti devo sempre menare. Ti giuro, appena posso ridò vita all'impero romano. Quello è bello, cavolo, quello piace anche a me, però sono contento se tu dai vita. Ti faccio nominare imperatore, va bene? Sei contento? Ti faccio nominare imperatore. Poi ti dico, guarda, tu fai Cesare, io faccio Bruto. Ciao Matteo. Oh, devo resettare la top di questo mese. In realtà ho preso tutti i risultati. Poi li sistemo, li rivelo stasera, quelli di novembre, però ho già tutto sistemato, devo solo fare tabula rasa. Come stai Matteo? Prossimo. Guarda, sono incazzato, cavolo, le McLaren hanno fatto la peggior strategia che si poteva fare. Tutte le macchine vanno in box, le McLaren per non differenziarle non l'hanno fatto. Io dico vabbè, vedi che Piastri ormai l'hai persa, ma e dici ci vanno dentro Lando Norris. No, non hanno fatto, vai avanti, e così hanno perso, hanno buttato una partita, una gara ieri vergognosa. Ovviamente ha vinto Verstappen, ma me lo dire, io quest'anno tifo McLaren, ovviamente io le Ferrari tifo di più, ma ormai quest'anno è Ferrari, specialmente Hamilton, una barzelletta, quindi che ci vi devo dire, ragazzi? Vabbè, ma è la macchina che non è... Ma sì, è la macchina, ma anche Hamilton, che comunque Hamilton fa delle prestazioni indecenti quest'anno, o lo fa apposta perché gli sta antipatico, perché si vede che non ce la fa più. No, allora, il fatto che si è visto più di una volta che quando i piloti mi hanno detto guardate che è una macchina che fa schifo, Elkan che rispondeva no, guardate che siete voi che vi dovete mettere d'impegno. Ma scusami, ma che cosa vuol dire? Vabbè, Elkan non capisco, Elkan, scusami, con tutto il rispetto, Elkan, non è che ho molta fiducia umana in Elkan, una persona che ha fatto degli eccessi. Ma quello secondo me lo sai che farà, secondo me, e io spero che non succeda, ma che se succede lo vado a prendere io a casa quello. Questo fra qualche anno farà qualche cavolata e manderà in gloria l'intero team di Formula 1, e se mai succederà che ritorna dovremmo ricominciare a ricostruire tutto da capo. Cosa vuol dire manderà in gloria? Manderà in vacca, intendi? Oh, buon Pomerania Leonardo, ho resettato la classifica e stasera vi pubblico la classifica nuova, ma adesso siamo a tavola zero, cioè ho finito di farla, solo che la pubblico stasera. 100% sicuro, perché 100% sicuro questo qui farà qualche cavolata e succede come successe un bel po' di anni fa quando Enzo Ferrari, mamma mia, per il fatto che stavano facendo di tutto per impedirgli di correre con la Ferrari, andò a correre dov'era nelle IndyCar. Ma no, non succederà perché la Formula 1 è solida, ci sono troppi soldi, troppi sponsor, le altre neanche la Gran Turismo c'ha i soldi degli sponsor di una Formula 1. Vorrebbero. Non sto parlando della Gran Turismo, sto parlando della IndyCar. Ma non vadrà mai la Ferrari, ma la Ferrari va già ovunque. Non è che la Ferrari non è nelle altre, la Ferrari è anche nella Gran Turismo. Però, allora, io scusatemi, sto cercando di capire un mistero, vi faccio vedere. C'ho sempre priorità ed Prime, ma io questa l'ho già fatta, ragazzi. E Recupera ma non fatto. A meno che non sia questa qui, Recupera ma non fatto potere. Lo scopriamo oggi e poi torniamo alla cittadella per una missione emozionante. Grazie per essere qua e puntuali, ragazzi. Io oggi sono partito l'ora che avevo detto che partivo, che è un po' prima del solito, ma onestamente sa da fare, sì, cioè volevo farlo, quindi le regole F1 le trovo assurdo, no? Ma a me dà fastidio come quest'anno stanno facendo buttare alla McLaren tutto, che quest'anno la McLaren merita una volta tanto che veramente non c'è non è un incubo in realtà, perché comunque Verstappen come pilota è abile, non c'è poco da dire, però onestamente non tifo per lui, ma perché sono veramente, cavolo, per un anno fiatiamo un po' di vita, cavolo, non sempre Max Verstappen ovunque. Poi è ovvio che ha i suoi fan che diranno dai Verstappen, tifiamo per te, però ripeto, ieri era strapieno, ieri ho visto c'erano bandiere olandesi, c'erano
persone con la cosa della Red Bull, ieri erano proprio impazziti tutti per Verstappen. È che molti di questi manco sanno cos'è la Formula 1. Vabbè, erano bambini la maggior parte. Lo seguono solamente per... Sì. Andrea Stella domenica per favore non facci fare cavolate. Guarda, Andrea Stella è una speranza, perché lui è italiano alla McLaren e sta facendo bene. Fra l'altro ti fa anche... Come download? Vabbè, sono morto, ma mi dice download ripreso. Chi ti ha dato il permesso di riprendere i download mentre sono in live? Scusami, metti in pausa. Ok, metti in pausa. Oh, ma ragazzi, cioè la Play decide da sola di riprendermi i download quando sto giocando un gioco. Ma non ha senso. Ma non ha senso, ragazzi. Cosa ho fatto? Sono uscito. Ragazzi, vabbè, guarda, bello dove mi fa partire con questi che mi stanno fiatando addosso. Jack che per lo stress si strappa la maglia e se la mangia. È andato alla McLaren, sembra incredibile. Questo è Matteo. Secondo me non aveva 92 anni, mi sembra. 90 anni. No, lo dico. Dopo che Elkan ha letteralmente cacciato tutto il vecchio team perché secondo lui dovevamo rinnovare esime a testa di Oione che non sei altro, non lo doveva fare. Ha fatto bene Andrea Stella, Montezemolo e molti altri. Ma ha fatto bene. Ad andarsene in McLaren. Sì. Ciao Simo, parlavamo di come cavolo. Bella Simo. Questa McLaren ti fa disperare quest'anno. Jack, non ce la farai, te lo dico, non ce la farai. Ma non posso farcela con tre addosso che sembra uno di quei film dove c'è sta qui che non dico chi, che è da sola e iniziano a spuntare 5 Reaper grossi, immensi che ti spuntano da tutte le parti ok, capito. Resident Solstice. Sì, praticamente sì. No, non sono morto. Non sono morto. Che bello. Ma adesso muoio adesso, vabbè. No, ce l'ho fatta. Beccati questo, Asgard. Asgard, il potere di Thor. Asgard. Non la scarta. Comunque, ciao Ice. L'ho salutato. Ciao Matteo. E mitico Simo. E diciamo che oggi ho preso questo discorso sportivo. Eden Prime, l'ho trovato, si chiama su Utopia. Ma guarda, quanto tempo è che devo fare sta missione e non l'ho ancora fatta. Ma Leo, non stavamo parlando del Ferrari, stavamo parlando del fatto che Montezemolo e molti quella bianco-rossa di Senna a livello nostalgico è bellissima. E anche quella argento di Hakkinen, ma quella bianco-rossa era un pazzesca. Ma questa è bella comunque. Allora, se dovessimo fare una classifica, quella di Senna io la metterei al primo posto, perché ha molto quel colorito alla Marlboro, ecco. La seconda metterei quella facciamole vedere un po' di supporto visivo, perché non è che dovete per forza sforzarvi. Le frecce d'argento di Hakkinen, quella scuro. Oddio, la McLaren Senna non è la McLaren di Senna, è la McLaren Senna Formula 1. Eccola qua. Scusatemi gli sponsor che non dovrei far vedere su YouTube di quella marca considerata cattivissima. Ma no, che vi devo dire? Non è colpa mia. Comunque. Vedi che poi questa è bella. Quella di Coulthard, mamma mia io li tifavo contro queste, però. A proposito, ma tu lo sapevi che Coulthard prima di venire in McLaren qui corse, mi sembra, un'annata negli anni passati e rischiò di cappottare? No, non lo sapevo. Guarda che mi stai diventando sempre più bella. Sto blu onestamente faceva abbastanza schifo, sto blu dappertutto. Adesso invece si va sempre di più il blu e arriva sempre di più il grigio e l'arancione. Questo mi piace. Praticamente, la Madonna, quella con la Vodafone, ma quella è la Ferrari. Quella che c'aveva lo sponsor della Vodafone. Non ho visto, sicuramente non era una McLaren con lo sponsor della Vodafone. C'era, mi sembra, una McLaren, ma quella di più era la Ferrari con lo sponsor Vodafone. Sì, esatto. Sì. No, comunque, come stavo dicendo... Ok, la cerco. F1 dice, McLaren.
una volta durante mi sembra sì, è vero. Un Gran Premio mi sembra non gli funzionò, che era lo sterzo, i freni ad Hakkinen, cavolo, si è preso una botta così forte che dice era lì che stava. Sì, ma posso dire una cosa poco gentile? Che un tracciato come quello di ieri è una noia assurda, perché loro vanno là perché ci sono i soldi, tracciati veloci, ma ragazzi, ma un tracciato del genere non si sorpassano. Cioè, raramente un paio di sorpassi ci sono stati, tipo alla fine, ma ripeto, non si sorpassano un tracciato del genere. Ma che noia, ragazzi, ma non si può vedere, no? Del genere, veramente. Come ti stavo dicendo, allora andiamo Eden Prime, così facciamo sta missione che non abbiamo fatto da tanto tempo. Era successa praticamente sta cosa. Sì. Però ti chiedo solo un attimo, perché probabilmente ci sarà una sequenza, ti chiedo solo quello. Ui, chi si è collegato? Comettino, no, non è vero. Comettino Gamer, non sentivo l'odore di vino, quindi non era Comettino. Ecco qua. Sentivo no, l'odore. ma io vorrei parlare anche con te, Jack. Che è sta storia che cambiate la mia voce con quella di Crosby? Io no. C'è un non ero io, non sono io. C'è uno shot di Comitino sul suo canale. Ah, beh, ma è lui. E lui mi dice ciao, Crosby, e dico ciao Crosby. Se lui lo dice, io mi fido, no, ma non è dove tu praticamente parli con Crosby e dici, ma aspetta, è successo qualcosa, questa non è la voce di Carmelone, questa è la voce di Crosby. Infatti. E Crosby, che è quarto d'ora che mi diceva, guardate che so Crosby, non so appunto. Ma sai com'è la presenza di Comettino ti inebria, è un po' come quelle feste ad alto tasso alcolico, insomma. Sei già inebriato appena ci entri, non è che hai bisogno di prendere qualcosa. Incrementa il danno ulteriore del 40%, incrementa il 25% della velocità di ricarica. Ma a me interessa più questa. Beh, questa qua ha più senso, però. Facciamo questa qua, il danno, mettiamo il danno. Quella lì del danno. Anch'io. È necessario. Va bene, vediamo le scene, ragazzi. I nemici grossi. Sì. Un attimo, Lio, ci sono le scene, scusami. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. Eden Prime also marks Theron's first major attack with the Geth. Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Ricordo Eden Prime, cavolo, che ha fatto la missione finale dell'1. Che vibes del primo Mass Effect. Ah, pensavo, ok. Corporal Jenkins. Io pensavo che ti riferissi a To Eden. the colony cause unpleasant memories? Per me è uno stimolo. Just one more reason to fight the Reapers. I hope the motivation is effective. Cerberus hit Hakkinen, Eden Prime hard. la figlia di Hakkinen. Whatever they found here was Grande worth a lei. major offensive. There are survivors elsewhere on the colony. Sì, me la ricordo, Leonardo. They killed everyone near the dig site. Pensiamo, mi dà fastidio che mi spariscono le scelte, quello che ha appena detto. E ecco, ora mi compare. I coloni non lo meritavano, pensiamo, ma non fatto, esatto. We'll avenge the people of Eden Prime, but our first Li priority has to be vendicheremo. whatever Cerberus has found. Understood. Understood. Do you have any idea what Cerberus found? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. Since the original dig site here contained a warning about the Reapers, it could be connected to the Crucible. Cucibolo. Bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Ma Joker ha smesso di pilotarsi verso la gloria? Perché c'è sempre Cortez? Se non sbaglio arrivò Alonso nel 2002, grande. Sì. Mi spiace che non ha vinto da noi quanto avrebbe dovuto vincere Alonso. Io ripeto, Alonso sì, non era in Ferrari nel 2002, ci mancherebbe altro. Ha vinto molto quando era avversario, un po' come tutti, guarda. Solo Raikkonen che da rivale ha vinto dopo Schumacher. Gli altri spesso. Chi che arrivò? Se non sbaglio arrivò Alonso nel 2002. Ma dov'è McLaren? Ma sicuramente non da ma non era McLaren, non era Benetton, scusate. No, aspetta, lui arrivò in Renault. Lui arrivò in Renault, non in Renault, sì, Benetton è diventata la Renault. In Benetton ci fu Schumacher. Ma ti parlo del 90. Sì, e poi la Benetton è diventata Renault, esatto, perché era Benetton Renault e poi solo Renault con Schumacher che passò nel 90. Ma perché Benetton, diciamoci la verità, Benetton era il nome di uno sponsor, cos'è, una marca d'abbigliamento, mi sembra Benetton, vero Simo? Non lo so. Simo? Sì?
Dicevo, la Benetton è una marca d'abbigliamento, no? Cioè, da quando mi ricordo io. Alonso quanti mondiali poteva vincere, l'ha sempre detto, scelta sbagliata. Ah no, scelta sbagliata. Sì, una marca un'azienda tessile. Sì, quindi diciamo che la vera marca era ovviamente la Vabbè, ma anche noi ce ne avevamo una e ha fatto proprio una bella fine quella. Che marca era? Quella scuderia, Ah, scuderia. L'Andrea Moda. Ma non L'Andrea Moda che c'erano tanti. era Minardi, la mia preferita. la Minardi. Lamborghini. Lo sai che la Lamborghini sì. per un periodo c'ha avuto il coso e c'aveva una macchina più lenta, cioè soltanto un'altra auto simile come estetica alla Fisichella, era macchina più gialla. lenta, era più lenta della Lamborghini in Formula 1 ed era la Zeng, la Z, una cosa del genere, però come colore era praticamente la Ferrari. Ragazzi, basta sconfitte per le macchine italiane. Il prossimo anno vi porto la Leone, che è un triciclo che fa col sound effect della Formula 1. C'è una cosa. Sì, c'è una cosa. puoi dirlo Matteo, però ho paura, vorrei dire una cosa. Non sembra che sia molto in salute ultimamente, non è nulla di ufficiale, però non sembra in grande salute. È vero che però non sei l'unico perché veramente non è per male, ma Vanzini proprio a roba. sì, ma lì io dicevo, potrebbe essere il momento sbagliato di una persona che ha potrebbe avere dei seri problemi. Potrebbe. Non se ne sta in studio a Milano, ragazzi, ho letto sta cosa. No, ma questo gli appassionati molti sono preoccupati. Questo sarebbe da licenziare. No, non dirlo, scusami, perché poi magari fra qualche mese quando leggi una certa notizia poi te ne penti di aver detto sta cosa, adesso che sto poveraccio... No, ma perché non è possibile che quando vincono altre squadre fa tutto quello, però... Ma lui è un fan di Verstappen, lui è proprio fanatico di Verstappen, lui lo adora. E gli piace, è il suo preferito. Visto che si dice che bisogna essere imparziali, te ne vai. Ma no, non bisogna essere imparziali, ragazzi, è una boiata. Chi è che è imparziale? Ma scusami, ma uno può tifare chi vuole, ma perché non deve essere imparziale? È un po' come te che ti devono dire, vabbè, dai, tifa il Napoli e l'Inter allo stesso modo, o la Juve e l'Inter allo stesso modo, non ce la fai, non puoi. Ciao Leone! E tu Leone che squadra tifi? Mostro, è interista. Personalmente lo sai chi dovrebbero far tornare? E penso che Matteo e Simo mi daranno ragione. Chi? Gianfranco Mazzone e Ivan Capelli. Porca miseria, chi è meglio di loro? Sono ancora qui. Ciao Samu, che bello, c'è Samu, ti faccio vedere un po' di acquisti, dai. Da qua, allora. Un ritorno alle origini. Sta arrivando. Lo sto scaricando. Si sta parlando che nel 2026 ci potrebbe essere un possibile. Viva Piastri, sì. Una bella carne alla piastra. Facciamo un bel weekend tutti insieme. E visto quanta roba. Jack, sì, vero. Si parla, ancora non si sa se sta cosa è vera o no, ma si parla che nel 2026 ci possa essere un possibile ritorno della Formula 1 sulla Rai. Se accade, ma scusami, è vero che non è più sulla Rai, ma neanche è su TV8. Tu sei milanista? Sì, ma io sono molto più sportivo che tifoso al giorno d'oggi. Samu, io ho seguito il tuo consiglio, stava a 40 euro, te ne faccio, non lo prendo. Lo prendo. Allora, tu sei la persona giusta, guarda come flirta con Liara. Tu sei la persona giusta per me. Guido Meda è un signore a confronto di quello lì. Vabbè, ma adesso proprio non è il momento. Lì forse non hai capito la situazione in cui si trova Manzini, anche perché non ha detto nulla pubblicamente. Magari evitiamo, intanto te lo scrivo io. Madonna, la Jaguar era un team che personalmente era verde e bianco, se non mi ricordo male, ma era uno dei team che adoravi di più. Vabbè, ma c'era magari avevamo che era
Che era la Peciollo? Vabbè, te l'ho scritto, per quello che dico, se magari evitiamo di criticare così pesantemente Vanzini in sti giorni. Lampada, tutto attaccato, voglio sentirlo. Ok. Solo per quello, non per altro, è giusto l'opinione, però sai com'è? Cioè ci sono momenti e momenti, e lui purtroppo sembra che non sia un momento. Congratulazioni, hai appena vinto una lampada del signor Ed. C'era la marca HSB. HSB? Cos'è sta marca? Aspetta, vediamo se è quello che penso io. HSB. Ma siamo no, sicuri? c'era l'HRT. HRT? No, Leo, l'HRT sì. Ma che è la S? C'era quel pilota lì, Kartikeya. Kartikeya! Si chiama come una divinità indù. Kartikeya. Ok. No, beh, è molto brava. Talento, sì. Era un Sono fermo, molto talento. Come ai tempi quando D'Amico conduceva su Sky. Come quei tempi lì, guarda. Ma Matteo, io te lo dico, io spero che la notizia che si parlava del possibile ritorno in Rai della Formula 1 possa avverarsi, perché personalmente io non mi vado a pagare 1000 e passa euro per un come si chiama, per un abbonamento che poi manco mi funziona bene. Preferisco. Ma come manco ti funziona bene? No, funziona benissimo. Fidati, ho un Audi. Vabbè, io ho il mega sconto. Avevo il mega sconto. Su TV8 ogni volta. Ma TV8 la qualità lo so anch'io. Quindi. A TV8 lo so anch'io come la qualità, lo so anch'io. Minchia, Samu, mi dispiace. Terzo evviva. Ah, grande. Simo, ieri sei arrivato comunque nono del mese di novembre, non decimo, nono, hai fatto un rimontone, una remontata e anche in classifica. Sto facendo praticamente come la Juve. Verstappen ha fortuna, Verstappen è un uomo fortunato perché lui onestamente è uno che anni fa avrebbe potuto pure squalificarlo perché sì, il padre. Ma che squalifichi? Comunque volevo leggere il messaggio di Samu perché poveraccio ha passato una giornata pesante, anch'io non dico il motivo, ma mi dispiace che Samu ha avuto le prime 2 ore educazione fisica. Che di solito è bella l'educazione fisica. Quando ti fanno fare sumo contro un Yokozuna. Ma perché? Vabbè, perché ragazzi è normale. L'educazione fisica fanno correre sport, magari fanno fare bungee jumping dai palazzi, non so. Non credo che nelle scuole facciano come nella Tana delle Tigri. Dici di no? Ok, strano. Che citazione. Strano. Mi aspettavo qualcosa di più Naoki. Però vabbè, voglio dire, ci sarà almeno combattimento con loro, con Grizzly. La gamma accesa, però in direzione dove sto io stanno sia 2, chiamiamole figure, vabbè, dei pupazzetti che davano in edicola e i DVD che mi stanno guardando, quindi se lo citavo scusa, si animavano come in Toy Story e mi picchiavano. Mi sembra giusto, che meritava il suo rispetto. Dato che mi hanno assegnato un compito che riguarda la creazione di un nuovo canale Sky, un canale videogame, ma sai che sarebbe bello se non fosse che il pubblico di Sky è abbiamo lo sport, altro sport, vade retro videogiochi, non posso fare il gesto, neanche i gesti religiosi posso più fare. Abbia abitudine, ma no, non posso fare neanche il gesto religioso. E allora vade retro, videogiochi. Il canale dedicato ai minigiochi Sky lo aveva, mamma mia, quante ore. Tu non so se sei già abbastanza grandicello da ricordare quella roba che prima di La 7 aveva un altro nome quel canale e c'era quello del leone, c'era quel cavolo di gioco telefonico del leone che sembrava uno scam. Lion Games. Video Lion Game Show. Ma sembrava uno scam totale. Io una volta No, era uno scam. Era uno scam totale. Infatti dicevo, ma com'è che lo gestiscono? Cioè, io non capisco, cioè, veramente. Allora, Jack, ricordati come l'altra volta abbiamo parlato, c'era una TV per ragazzi o programmi contenitori avevano il loro modo, poi purtroppo negli anni non so che politica hanno preso
e hanno mandato tutto... Sì, ma era quasi gioco d'azzardo il Lion Game, quasi. Non lo era, però ci buttavi, sai, ma quanti soldi ci mandavano per andare lì a giocare. La tentazione ce l'ho sempre avuta da ragazzo, avrei voluto. Dimmi io. Come già ho detto quando fu venerdì scorso, quando è stato, il fatto è che da quando c'era un canale video Game Time, è vero, Game Time, però non so se era di Sky o quando il Moige ha iniziato a mettere, c'erano i trailer dei canali, ha iniziato a mettere becco in ogni cosa. Molti di questi programmi non si sono più visti perché secondo il Moige questi programmi fanno male ai bambini. Scusa, un programma che fino a ieri ti spiegava a mo' di scienza per ragazzi come funziona l'universo, come potrebbe far male, abbiamo il nostro mostro, come potrebbe far male ai bambini? Non lo so. Bambini, a volte fanatismo, a volte ignoranza. Per me sono due combinazioni. Il fanatismo è essere convinti di un'opinione senza neanche ragionarci sopra, e ovviamente l'altro è avere il salame sugli occhi, cosa che purtroppo sapete voi, lo so io, che in Italia si tende sempre, ma non solo in Italia, comunque è così in tutto il mondo, si tende a giudicare con le fette del salame sugli occhi. Non è solo questo, cioè, sì, esisteva game appunto quello che ha detto lui, Game Time, sì, facevano i trailer. Io ricordo con affetto un programma che andava sul Fuji XT Game Buster. Sì. Allora immaginatevi, credo che sia stato quel programma a introdurmi a saghe come Devil May Cry o comunque il Qatar è una pista dove si sbaglia, non è, infatti, ma il Qatar è un po' problematico. Guarda quanti simboli, perché c'è la zucchina, la pesca la conosco, ma la zucchinona, la melanzana, quello che mi fa un po', mi ricorda brutti simboli del web di qualche anno fa, ma lui è innocente. Io invece, guarda, Simo, ti dico, io invece, essendo che qua da me i programmi quelli più interessanti ce l'avevano o la Rai o i canali quelli là regionali, io mi ricordo, mi sembra che una cosa sui videogiochi ne aveva parlato. Lo so che te non stai pensando, tranquillo, buona fede il mostro. Oltre Bisonda o i TG Ragazzi che avevano fatto un articolo su io sono il Sace. Vengo in pace un attimo, Lio. In questo freestyle, corrotto, controllo rotto. Ho fatto le ossa giocando, mi sto buonando. Una fatality di sfondo, prendo il mondo. Sì, non lo sai che sono il Sace, che lo vuoi, vengo in pace. Sì, tu lo sai che sono io, sì, baby, sono il Sace. Matteo, da buon Gen Z, dice una cosa giusta. Ma seriamente, chi guarda ancora TV generazionista come Rai e Mail, siete partiti anziani? Gen X e Gen Y ancora sì, Gen Y purtroppo, i millennial. Io ogni tanto ammetto solo Avanti un altro, ma perché mi piace quella comicità un po', se si può dire, trash e volgare che riesce a trasportare. Io ogni volta che vedo un reality me lo immagino in versione Squid Game. Per il resto solo streaming. Io ogni volta che vedo uno show di quelli dove vanno aspetta che c'è un sound. Dico, ma chi sono questi? Non sei Gen Z? Ok, sei un Gen Y come me, allora pace da Gen Y. Mi saluti Samu. Sì, te lo saluto Samu, ma è qua, è Samu. Quello qui è Simo, non è Samu. Qui è Simo, non è Samu. Quello che abbiamo con noi. Ma che carino questo Protean, che bella testa. Scommetto che Waka mi vorrebbe fare i bacini sugli occhi, che c'ha tipo... Quanti occhi ha lì? Quanti occhi hanno questi? 4 occhi? O 6? No, mi sembra 6 da quello che vedo io. Sì. Però quello che mi sembra è che questo deve essere... io ripeto, se ti metti qualcosa che ti piace, una serie TV che ti piace, un cartoon che ti piace, a volte certe robe sono irrecuperabili. Certe robe sono recuperabili in rete, c'è un sacco di roba che... Anche Crunchyroll, dannazione, Crunchyroll all'Apocalisse prima del 2012, ma anche facce arrabbiate.
No, se la faccia arrabbiata. Non lo guardo così mai. Ma allora Simo, sì vabbè Simo, Matteo, allora sei come l'io, sei cresciuto con la roba buona. Saci, se prendessi a memoria un singolo videogioco quali sceglieresti? Ovviamente Final Fantasy VII, anche se probabilmente mi bloccherei. Lo ammetto, oggi mi bloccherei. Ma cosa devo fare? Ti ricordi i bassifondi? Ma cosa devo fare ai bassifondi? Cosa devo fare ai bassifondi? Bassifondi nel set originale non ti dice nulla, ti dice solo vabbè, vai da Don Corneo. Ti dice che devo prendere qua? Che devo fare? Però è bellissimo. Guarda, Final Fantasy VII, ma anche Persona 4, perché Persona 4 voglio piangere di nuovo. Persona 4 voglio piangere di nuovo. Un attimo Max per rispondere a Matteo. Il fatto, Matteo, è che molti di noi che sono nati a fine anni 90, si possiamo dire così, hanno beccato il periodo d'oro della televisione. Basti pensare che in quel periodo avevamo i cartoni animati al mattino e poi il pomeriggio c'erano comunque, ma c'erano anche programmi interessanti. Basti pensare. Ma secondo me era veramente. C'era per tutti, c'erano anche programmi per. Scusatemi la parola, secchioni, nel senso di nerd. Sì. C'erano delle roba che. C'erano serie TV che seppur parlavano. C'è la mia amica che era quella che aveva tutti 10. Lei si guardava La Macchina del Tempo la sera. Lei si guardava La Macchina del Tempo, quella Cioè, non c'è nulla di male, non c'è nulla di male, non io no. Era pure fatto bene. Sì. Avevamo serie TV che seppur, come dici tu, erano per secchioni, per nerd, erano comunque interessanti. Ma grazie, ma non c'è bisogno che spendi i soldi per me, Leone, non preoccuparti, apprezzo il pensiero, ovviamente, ma solo se vuoi, ma non preoccuparti davvero. Come dice Leo, avevamo anche la serie di Go-Kart Mattina, una delle serie della Super Rai 2 che era Namure come cosa, perché avevamo Namure è piaciuta l'espressione di realtà. Avevamo Grimmy, avevamo la serie animata su Jackie Chan, avevamo una serie un bordello di serie anime. Avevamo anche serie. Io però, ragazzi, io sono in controtendenza. Sì, Steve Geralista ti do 100% ragione, ma sono in controtendenza sul fatto che è meglio oggi che ti scegli ciò che vuoi, vai dove vuoi. È quello che li rovina. È quello che li rovina. No, questa è una cosa che però do ragione. Io vorrei sentire l'opinione del ragazzo più giovane. In realtà forse sì, ma giovane di un anno rispetto a Samu, non tanto così giovane. Non voglio essere. Io mi fai dire una cosa, scusami. Devo andare a rubare. Aspetta, volevo dire una cosa al mostro prima che andava via. Mi sta scappando il mostro. Vorrei sentire l'opinione di mostro su questo, visto che lui è il più giovane, è giusto che dica la sua. Madonna. Quell'altro là. Dicevo, se nel senso te ti trovi bene con la TV italiana di oggi o preferisci lo streaming? Secondo me questa è una cosa importante, prima di generalizzare. Non è che tutti stanno su TikTok o guardano me contro te, però diciamo che è comodo. A me una mia amica mi ha detto io sono dipendente dallo scrolling. Lei mi ha detto io sono dipendente dallo scrolling. Lei è Gen Z. Check, avevo capito un'altra cosa. No, Lio no! Cosa hai capito? No, Lio no! Io avevo capito. Scrivimelo in privato che non ho proprio idea di cosa. Sono riuscito a cogliere. Io sono dipendente dallo scrolling. No, scrivilo in privato, come schiamo. Sono pervertito di un Lio. Ciao Tazza. Ciao Tazza. È come pugno chiuso, pugno aperto, pugno monco. Cosa. Vabbè, ma te avevamo su K2 avevamo indicato che parlava di wrestling, porca di quella miseria. K2? Ah. Sì. Su K2 avevamo Enzo, diciamo, lo scienziato pazzo, che era il wrestler perfetto e presentava la WWE. Te lo giuro. Ci credo, non è che non ci credo. Come era che si chiamava quel dannato professore? Augusto. Sì, lui! Jack, nostro capo. Allora, dice
che deve andare lì, Leone, fammi leggere il messaggio. Io un sì e un no, perché la Mediaset con la De Filippi lo vabbè, ma certo, fa schifo, programmi così. Vabbè, io lo posso dire, è vero che non dovrei dirlo, dovrei essere quello che dice, tutto bello, sono solo gusti, però dovrei dirlo, il mio ruolo di solito è quello, ma non posso farlo perché come si tratta De Filippi per me è veramente proprio TV spazzatura che ti brucia neuroni, ma è una cosa. So che Tazza poi la De Filippi se la segue ma non solo lei, Jack, non solo lei, la D'Urso stessa identica cosa. La D'Urso non c'è più da un bel po'. Sì, meno male. La Cipollari, la Celentano, ma Celentano non fa un cavolo ormai. Celentano. La Lidizzetta, magari ma Celentano non è così stupido lui, nel senso Celentano è una cosa intelligente. Non Adriano Celentano, la professoressa quella di Amici, a Celentano. Ok. Però voglio dire, ad esempio lì io ho imparato una cosa grazie al web, grazie alla generazione moderna, Lio ha imparato un italiano migliore del nostro italiano. Infatti lì ogni tanto nelle live inizia e dice ciao amico. Io ti stongo le mazzate. Io prendo un biglietto. Lui parla in corsivo. Culo, ma ragazzi, ma Bonolis sì, ma Bonolis è bravo. No, ma Bonolis no, assolutamente. No, non ce l'ho con Bonolis. Bonolis sfrutta il trash che attira. Infatti, ragazzi, ma vi ricordate la generazione. Vi ricordate la generazione Twitch YouTube che è andata avanti di YouTube Poop, sfruttato il trash? Cioè, abbiamo avuto anche noi la nostra generazione Pupamania, si può dire. Ma lui lo fa perché? Lo sai perché lo fa? Perché, diciamo così, ancora il trash un poco fa ridere. È un po' come quando si vedeva un certo avvocato su YouTube che portava dei personaggi. Mi hanno detto che non bisogna dire il suo nome, però mi hanno detto perché però ripeto, lo vedevo, anch'io lo vedevo. Tu lo vedevi, Tazza, io me lo vedevo. Aspetta, Tazza, mi sa che mi sono perso un messaggio, adesso te lo leggo. Io chiamerei un certo medico tedesco come te, vabbè, ma va bene, i tedeschi sono grandi e passionali, assolutamente. Io non voglio essere coso, ma non so se hai capito di quale medico tedesco sta parlando. Starà parlando di quello famoso scienziato, di quel famoso medico che è diventato un grande fisioterapista e fa dei massaggi che ti curano le malattie, non parla di quello? Vabbè, ma questo qui che dico io è molto apprezzato in tutto il mondo. No, non è lui. Non è lui. Vabbè, ho capito, ho detto, vabbè, lui ha. Sto facendo di staccare l'argomento perché i gemelli, hai avuto l'ospedale. No, l'ospedale gemelli non ho. Ecco, non parlare. io sto parlando di fisioterapisti. Jack, allora tu non mi stai capendo. No. Tazza sta parlando di un medico tedesco che faceva cose con i gemelli. Cosa vuol dire cose? No, non so se si può dire. Basta no, non si può dire. Non si può dire. Siccome ti sto facendo i segni. Mi va bene, parliamo di medici non tedeschi. Poveri tedeschi. Del vostro cibo ideale da fast food. Madonna. Le patate già pronte, confezionate. Non lo sai, mica è scemo, cioè. Lo so, ma io devo sviare il discorso, Tazza, come tu sai, devo sviare il discorso. Dico, ma rispondendo prima a Matteo, il fatto è che Bonolis sa che potrebbe fare programmi interessanti. Basti vedere ad esempio quando fece quel programma dove intervistò il capo, diciamo così, della banda dei Blues, quando lo intervistò, diciamo così, in diretta, e quello era un programma bello, cioè interessante. Io dico, lui sa che con i programmi trash ancora può far ridere. Basti vedere ad esempio che era la buonanima di Ciao Darwin. Vabbè, non è morto il programma, ma non le persone che ci lavoravano. Praticamente hanno detto l'idea che era che c'è stato e la
il top trash era Tele Lombardia. Il top trash erano i tifosi di Tele Lombardia che si scannavano. C'era quello del Milan che era tutto paonazzo, ma non solo lui. Corso, pazzo crudeli. Sì. Che adesso è qua da noi, cioè magari qua in Sicilia. Cosa fa in Sicilia? Laurenti è un programma di è talentuoso, è anche pianista, cioè un livello culturale ce l'ha. A livello culturale uno che ti suona la tastiera ce l'ha. Lo sai un altro programma particolare qual era? Tazza nei boschi? No, cavolo, questo c'era. Vabbè, io ho una domanda per voi, ragazzi. Scusami un attimo. Quello che diceva sempre, fatevi delle domande e datevi delle risposte. Ma quello è Marzullo. C'era il coso, il programma quello era educativo, Tazza, quello imparavi tante cose, era molto utile se dovevi studiare da medico. Quello era molto utile, guarda, Tazza, imparavi molto di anatomia, assolutamente. Per il resto dicevo che secondo voi il brain rot, non parlo degli Italian brain rot, non parlo del nostro amico Puma Logico, l'elefante con le scarpe della Puma, non parlo di lui, ma dico in generale i prodotti brain rot, quelli stupidi, nonsense, spammati all'infinito, possono danneggiare la psiche di una persona? La domanda che ti faccio oggi, io non ce l'ho una risposta. Alcuni dicono di sì, altri dicono di no, non so. Ma perché allora se questa cosa non viene presa e la prendi come un gioco, ci può stare, cioè non ti fa nessun danno. Beh, nel mio caso lo usiamo come un gioco, il Puma Logico, non è che andiamo a farci. Comunque oggi ho armato di Asha della miseria. Asha? Sì, c'è il famoso video di mistero che è diventato il primo meme italiano della storia. Quale? Il video del gnomo armato di Asha. Ah, il gnomo armato di Asha, è vero! Vabbè, Tazza, però quello, cavolo. Il web italiano è la risposta più ovvia. Ma sai che c'hai ragione, Tazza. Tazza ha detto la verità, ha detto guarda la qualità del web italiano. Dice, ha ragione. Dice, vuoi sapere se ha fatto dei danni, visto che noi italiani siamo stati i primi? Li ha fatti? Comunque li ha fatti, sì, ma secondo me è la TV. Per me è la TV. Io do la colpa alla TV, ragazzi. Io do la colpa alla TV. Dico, per rispondere a Tazza, cavolo, colpo grosso, quel programma ha fatto la storia. Lo si guardava dall'1 fino alle 5 del giro. Lo si guardava ovviamente per livello educativo, no? E ti perdevi le idee, però era un signor programma di vedevi quanto, ecco, ha anticipato molto l'epoca dei reality aggressivi. Vedevi quanto la gente era disposta a dare di sé per riuscire ad andare avanti. Ma in realtà non erano programmi aggressivi, secondo me. No, non intendo quello, dico che tu vedi oggi sui social gente che fa delle challenge che piuttosto diciamo che si mette a rischio. Gli oggi sono deficienti. Ma ripeto, ai tempi quel programma ti faceva già vedere quanto un concorrente, pur di provare a vincere, si potesse spingere parli di Ciao Darwin? No, parlavo di quello che hai detto, Tazza. Colpo grosso, no, ma colpo grosso non è che era violento. Non era violento, non era mai stato violento. Colpo grosso era simile alla roba della. Non ce l'ho fatta. 9 su 10, ragazzi. Mischiato con Sarabanda. Sì, sarà pieno di subumani del verbo italiano, gente che ne parla, ne arte ne parte, come la TV. Cosa invece Ciao Darwin lo si può paragonare alle challenge. Sì, ma ci sta, ma comunque, ripeto, è vero che a volte certe persone, pur di sfondare, hanno quasi perso la dignità umana in certi programmi, bisogna ammetterlo che erano trattati come delle cavie per far ridere la gente, Voglio dire... Il coso, praticamente quello che ti ho detto io adesso, cioè che... Sì, ma infatti ho la tua opinione sull'argomento, ci mancherebbe altro, è ovvio che la pensiamo uguale su questo, non vedo motivo di pensare diversamente su una cosa del genere. Che poi, se non mi sbaglio, io non mi vorrei sbagliare, ma ci fu un'edizione di uno show con Mike Bongiorno. Via! Ci fu, e non sto scherzando, un giovane Matteo Salvini
Oh, non ti sbagli, non ti sbagli. Ma era riuscito, ragazzi, a 16 anni a riuscire quasi a vincere mezzo miliardo di vecchie lire e poi sbagliare all'ultimo. Vabbè, ragazzi, lì è sfortuna. Però ripeto, comunque voglio dire, quella è gente che si preparava per la carriera dell'intrattenimento. Una volta la fortuna, sì. Ma c'era anche l'altro Matteo, che ha partecipato a un programma simile. Non so se era quello. Non ne parliamo perché già sentire il nome. Sì. Mr. Bean. C'era anche Mr. Bean praticamente italiano. Sta qua. C'era anche il Mr. Bean c'era italiano. Coso. Dato messaggio. Il problema è di chi il trash lo usa per far visual senza essere intellettualmente all'altezza. È vero. Sentiamo il sound. Che cosa hai tirato? Pappalardo? Che cosa hai tirato? Ragazzi, comunque io penso che l'utilità di un programma come l'Isola dei Famosi sia zero assoluto, perché pigliano sti qua completamente dimenticati e loro, capisci, ci vanno perché non se li fila più nessuno, ex calciatori, ex persone dello spettacolo, ex cantanti. No, ma tu non sai, cioè quel nome. Pappalardo. Quel nome, porca miseria. Pappalardo. Sì, alla fine, te lo giuro, forse se non mi sbaglio lui vinse la prima o la seconda edizione della cosa. Ma cosa c'è di strano nel nome di Pappalardo? È uno dei cantanti più famosi d'Italia. Adriano Pappalardo. Sì, Adriano. Vinse o la prima o la seconda edizione. Non esiste più Samu Cuore Fiamma. Era così bello Samu Cuore Fiamma. E adesso sei 843. Sembra un numero. Sembra un codice che mi serve a me domani per Final Fantasy. Quindi il 3 lo si fa, ma viene assorbito dal 3. Guarda che Tazza sta facendo un discorso intelligente comunque, volevo dirla sta cosa. Sì, lo so. Viene assorbito dal 3 stesso, chi si butta sul 3 deve solo fare 3, se no torna anonimato. Infatti, ragazzi, chi ha provato a spezzare la catena, quelli che sono partiti sul web come personaggi trash, Spitty Cash era un fake. Spitty Cash era un genio, perché non era una persona trash. Quando ha iniziato a parlare normale, a non far trash, ragazzi, si è capito che Spitty Cash è una persona normalissima. Il problema è che la sua visibilità è andata a zero. Perché? Perché la gente voleva sentire parlare tipo come li guardo negli occhi. Volevano sentire parlare così, ma non era lui. Lui ha vissuto in Italia per tanti anni, l'italiano lo sapeva bene. Solamente per la Jalapas. Sì. Comunque, come ti stavo dicendo prima, Jack, se non mi sbaglio, cosa di Anno Pappalardo c'è da arrivare in fine. Sì, scusa un attimo se ti interrompo, scusami ancora Leo, ma diceva già, vi ricordate quando il calcio inglese, la Premier League, era comedy? Venivano messi in giro dalla Jalapas. Sì, e oggi sono il campionato numero 1 d'Europa come prestigio, ma vi rendete conto? È normale, ma non è normale. Non è normale, li prendevamo in giro perché c'era una qualità di talenti, di gente che non riusciva neanche a far gol o non riusciva neanche a... Io ho detto, era normale, sai perché? No. Perché tu ti vedevi ai tempi, cioè fino agli anni 90, primi del 2000, essendo che ancora non c'è la situazione inglese non era spopolata così tanto. Tu ti beccavi in questi video, ti beccavi tizi con la panza da birra a giocare a calcio. Oh sì, anche Gascogni fine carriera non scherzava. E la Jalapas si divertiva cose. Ma mi divertivo anch'io a vedere questi video. Negli ultimi tempi ti becchi fa padre di famiglia, di tenda, che personalmente ha giocatori. Ti sento scatti, Lio, stai di nuovo scattando tantissimo. Jack, senti? Poco. Lo stavo dicendo. Ai tempi noi andavamo in giro perché vedevi con la panza da birra a giocare a calcio. Ora ti becchi padri di famiglia, tenda 40-50 anni, porca miseria, appena lo vedi ti vergogni pure del tuo fisico. Sì, vabbè, è vero. Ti bloccano la palla con una mano sola. Ragazzi, diciamoci una cosa, è cambiato molto il modo di fare, non dico ginnastica, di fare attività fisica. È cambiato, oggi ci sono dei regimi di allenamento che ti solidificano, ma sta cosa l'ha detta The Rock, ha detto è cambiato. Io non avrei potuto fare quello che faccio oggi se fossi nato 10 anni prima, perché grazie
le cose moderne, ma anche un Cristiano Ronaldo che ha un fisico, ragazzi, un fisico che un ventenne ci supplicherebbe in ginocchio pur di avere un fisico come quello di Cristiano Ronaldo. Assolutamente. Ma col trash c'entra poco, merito investimenti magnati, il calcio inglese o così. I soldi hanno dato i loro frutti. Una volta i soldi non erano il limite che decideva tutto, i soldi non erano tutto una volta, una volta c'erano anche molto gli ideali, ma oggi è solo soldi, è solo soldi, ragazzi, purtroppo è la verità. Ogni sport che ai tempi. Ma aiutate qua, trovo un modo per raggiungere la capsula. Dove devo andare? Tazza, tu che conosci questo gioco, prova a seguire. Non ce l'ha. Comunque, come stavo dicendo, che poi non mi avete più fatto rispondere. Lo so, per pazienza, c'erano tante domande, tante lì. No, tranquillo. Comunque, parlando di cose, cavolo, quello riuscì ad arrivare pure con un tifone che stava arrivando a restare sull'isola. Lo dovettero portare via, se non mi sbaglio, di peso, perché lui mi ha detto voglio restare perché voglio dimostrare di essere più forte. Sì, ma sta arrivando un tifone, non mi interessa, lo pesano di peso, non riuscivano a salire sul coso, ma dimmi, perché poi in quel periodo qualche volta capitava che dovevano staccare per il fatto del tifone, roba del genere. L'unico tifone che voglio io è il tifone Tifa. Il tifone Tifa si accetta, dice finalmente arriva il tifone Tifa, perché arriva Tifa e siamo tutti contenti. Hai ragione, erano bei tempi, però purtroppo mi ho ingabbiato anch'io qui. Il problema è che, guarda, prima mi diceva vai qui, vai là, ma qua non me lo dice più. Una capsula, io esattamente sto cercando sull'esterno, e se fosse dentro un edificio? Ma perché? Un antropogramma di bello che era personalmente. No, ma ti prego, non parliamo ancora di TV italiana, perché poi qua, io ripeto, la maggior parte dei miei video sono, cioè diciamo 50 e 50, ma 50 metà sono visti all'estero. Io penso che le persone che ci vedono le cose, ma che cacchio stai dicendo? Ma cosa stanno dicendo? Ma cos'è sta roba? Cioè è vero che è curioso sapere, però ripeto, ma che cosa stanno dicendo? Vabbè, possiamo mettere un pochettino di curiosità anche ai stranieri, visto è considerato, dicono che non... Però devo dire una cosa, ragazzi, cioè dire che la TV italiana per tanti anni almeno è rimasta veramente gratuita, tralasciando il canone. Poi negli ultimi tempi... No, non è quello che volevo dire, no, non volevo fare un altro discorso. Invece in America, ragazzi, era tutta pay TV, HBO, pay TV, altre cose, pay TV, era tutta pay TV, ragazzi. Da noi abbiamo resistito, ma ai tempi già era tutta... certo punto. Infatti, fino a un certo punto. Oggi ormai è ovvio che si è ceduto verso il modello paghi ciò che vuoi, e se vuoi tutto paghi troppo, cioè, però sì, il 7 sì, ma l'unico problema era Akuma, che è bestiale quello lì. Comunque questo potrebbe interessare anche a te, Jack, perché a te il crime, roba del genere ti piace un sacco. Ma certo che mi piace. Effetto Blu Notte, te lo ricordi? Me lo ricordo. Non lo vedevo, ma me lo ricordo. Ho visto qualcosa dopo, anni dopo. Ti giuro, quel programma. Vabbè, che poi da lì ne uscirono. Capsula? Basti pensare a Ultimo Minuto. Scusa, Capsula? Me la fai vedere qui? E ora me la fa vedere, prima non me la faceva vedere. Ho fatto un miglioramento? In realtà te la faceva vedere anche prima, che non avevi dato dov'è che dovevi... No, continuavo a cliccare R3, ma non mi dava nulla. Forse lo sono arrivato, veramente. Comunque, come ti stavo dicendo, Jack, ma poi ce ne furono un sacco, basti pensare... TV regionali meglio di quelle nazionali, sempre. Dico, guarda, basti vedere... Mi chiedo scusa, Leo, ci sarà una scena adesso, penso. No, non c'è. Non c'è, parla come programmi simili a Blu Notte, c'è... Ciao Andy! Ultimo Minuto, Real TV, madonna. Ce n'era un altro su Parete 4. Ma tu non lo sai, vero? Che tu non lo sai che... Io le cose reality non mi sono mai piaciute, però i programmi crime, quelli che ti spiegano tipo le storie delle persone, mi hanno sempre affascinato tantissimo, guarda. Ce n'era uno dove intervistarono... Fatto il trofeo! Vai, nella fessura. Allora abbiamo buttato dentro la fessura, finalmente. Dico, ci fu un programma, ora non mi ricordo come si chiama.
dove intervistavano persone che erano sopravvissute a veramente cose mortali. Sì. E si parla e ci fu una volta un signore, un macellaio. Sai il coso per fare il macinato? Sì. Praticamente gli era rimasta la mano dentro. Sì, ma occhio con le descrizioni crude, è vero che non sei stato crudo. No, praticamente... No, può dar fastidio a un pubblico sensibile, meglio evitare perché ho paura che poi qualcuno troppo sensibile ci sta male. Ce n'era un altro... Ho già avuto utenti che erano molto sensibili, credimi. Come cavolo si chiamava? Quello lì che aveva fatto magari... quello pelato. Quello pelato, ci sono 300. Quello che aveva fatto anche Mistero. Coso? Mi viene ora in mente il nome. Che aveva fatto... Sì, ho capito, ma non mi ricordo anch'io come si chiama. Ho capito che intendi. Io personalmente lo adoro. Jack si chiamava Invisibili. Sto programma parlava di... Cioè, lui andava a parlare con i senza tetto o con le persone in difficoltà. Ma ho visto una puntata a casa di una persona, sì. Quello era bello. Poi fece, mi sembra, che era una sorta di spin-off di questo coso qui, di sto programma qui, dove praticamente andava a intervistare tutte le persone che erano riuscite a, diciamo così, risorgere da sti momenti qua. E mi ricordo ancora, se non mi sbaglio, ci fu una volta che intervistò a Zanardi. Zanardi è una persona che ha una mentalità che va solo rispettata, ragazzi. Zanardi un mito, ma un mito perché veramente la sua filosofia di vita. Lo intervistò, lui disse, ma cioè gli fece una domanda molto forte, disse: dopo questo incidente non hai mai avuto momenti in cui dici non ce la faccio, non ce la faccio, oppure vorrei porre fine a... non dirlo, ho capito cosa intendi. Lui gli disse, non mi ricordo male, lui gli disse che ci aveva pensato, ma poi ha detto: io non potrei lasciare che questo coso qui come si suol dire, non perda su lui, mi controlli, ecco. Quindi ho fatto in modo di non evolvermi, di andare avanti. E di fatti sta cosa, oh, cavolo. Zanardi, ragazzi, è un grande esempio sportivo, una persona incredibile. Zanardi, se non era per quel cavolo di incidente, porca miseria, secondo me dopo le Indies non lo so. Là ci faceva pelle e contropelo a tutti. Perché più che altro ha dimostrato di essere un fenomeno dopo. Cioè, veramente. Zanardi è un grande esempio. Come stai, Andy? Un abbraccio. Ciao, Andy. Zanardi veramente si è dimostrato una persona pazzesca. E credimi, non pensavo, ma una persona con quella forza di volontà che ha lui. Però l'unica cosa, cavolo, è il fatto che lui abbia avuto sto cavolo di incidente, poi non se ne è saputo più nulla. No, non è vero, ha fatto altre formule, no, aveva fatto un sacco di roba veramente dopo. No, cosa? Zanardi? Non Zanardi. parlo dell'incidente con non quello. l'auto. Quello dopo. Parlo dell'incidente con la bici. Da dopo che sei avuto quell'incidente con la bici che non si è potuto riprendere più, che cavolo. non si è saputo più niente. E la stessa cosa poi è andata a capitare pure a Schumacher, cioè sembra fatta apposta. Ciao, come va? Va bene, va molto bene. Ecco qua, va molto bene. Siamo col buon Dio. Eccoci qua. E con Simo, eccolo un po' via. Oh. Che carino questo, che carino. Ora si riprende il check. Secondo me dobbiamo scaldarlo noi, dobbiamo scaldarlo. No, questo adesso apre gli occhi. Eccolo, che carino! Ma che bello! Dai, Lio, vai là, testimonia, festeggia questo momento con il bacio del principe azzurro. Stavo qua, quel bacione proprio. No, io se fosse stato l'alieno, appena mi svegliamo, prendiamo la Sari. No, penso di aver capito. Richiudevo la cosa.
Ma io so chi è questo alieno comunque, non è un personaggio a caso. Dovrebbe essere i Protean. No, è un'altra specie. Solo ce lo dicono che cosa sono. Però sarebbe vero se questo... Protean, sì, hai ragione te. Protean. E allora vedi? Il sacrificio sarà onorato dal prossimo impero. Sì, mi piace Leonardo. Io non ero talentuoso con la voce, sono più bravo a suonare che... Ma mi sono divertito perché è sempre bello. Io cercavo sempre canzoni in inglese, Io cantavo sempre solo in inglese. E ho fatto anche i Queen, però... Povero Freddie Mercury. Sì, Jack è stato coi Queen. No! Ho fatto karaoke di Queen. Ai tempi dava la voce. Ma avevano sempre i brani più facili. Io, ragazzi, mi sono abituato con roba folle, tipo Deep Purple. Cioè, non è roba easy, Ma comunque ripetiamo che ho fatto solfeggio, quindi tecnicamente tecniche musicali le conosco. Io mi sono accorto che questo alieno c'ha queste robe sulla faccia. No, le iridi come le pecore. Cioè le pecore ce l'hanno. Sì. Lui ce l'ha simile però a forma di 8. Sì, è vero. Beh, anche i cavalli hanno degli occhi. Cerca gli occhi dei cavalli. È una roba... Scusa, questo praticamente è stato chiuso qua dentro e quello gli dice no guarda i cosi sono rotte quindi non puoi uscire. Sì. Ma sei proprio... E gli dicono trollololololololol gli fanno. No, trollololo. Ah, ti mando questa, Ti mando la foto di un occhio da vicino di un cavallo. Pazzesco. 7 mega. Sta foto dell'occhio. Vivo, Ma che bello sto cavallo. Non fu un fallimento, mi serve il tuo aiuto, esatto. Gentilmente. Quindi abbiamo trovato un Protean. Vorrei intanto cerco di ricordarmi, Leonardo. Non so quello che capitava, ma di solito erano brani impegnati. Mi ricordo sicuramente Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now ce l'avevano. Avanti dicevano, ma noi abbiamo quasi tutta musica in italiano. Nana, italiano. Please, let me sing in English, please. Andavo là. I'm a shooting star on my way to Mars. Oh, bello Jack. Asari, umana, la situazione non è buona. Sì, certo, perché tu cosa sono? È Wakame che vede un nuovo membro potenziale per poterci avere una romance, lei è contenta. Comunque, visto che prima un attimo che abbiamo Hackett, un attimo che abbiamo l'ammiraglio. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. Vabbè, cosa We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? Can you help us, please? Senpai? Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Senpai Shepard non si è mai visto. Senpai Shepard. Ah, poi è più vecchio lui, scusami. Non ha senso. Il nostro nuovo ospite. Vado a scadargli il cuore, dai, finalmente. Sarà nel panico sto qua, ha dormito per 100.000 anni. Sarà nel panico, dorme per 5.000 anni. Lio, quando ti risveglierai dopo 5.000 anni troverai un futuro basato sulle immagini di Pomerania o comunque nel linguaggio di Pomerania, dove fare per farti capire. Ti giuro, se il futuro sarà così. Se il futuro sarà così. Sarai felice tu. No, scatena una guerra civile che non te la sogni pure. Lio che si dipinge la faccia da Bulldog e dice basta, niente potere Pomerania, solo Bulldog avranno successo. Niente potere. Io ti ci vedo veramente tantissimo alla Rambo. Ma ti mando conto. Possiamo fidarci di lui, sì, dai. Quei compagni sono sempre... I don't think our guest will be a problem.
perché mi deve laggare? Will he? Aspetta. That depends on you. Oh, che mi fai? Che mi sta facendo? Jack, ascolta, io sto staccando un attimo e ritorno su. Va bene, il tempo che ti serve, intanto vi vedo la scena. Dopo Leo. Ciao. Ciao ciao. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Yes. Which? You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the Crucible. We've started building it. Crucible? The weapon your people... Stiamo per estinguerci, ragazzi. I'd hoped you could tell us how to finish it. Fa paura come idea. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst. No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art. Killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Sei Thor di God of War, Andy. Cunning. Massiccio, grande Thor. Which are you? Stai salendo sempre di più nella scala classifica. I am the anger of a dead. Sono un'incarnazione della vendetta. Blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become Mi captives. allenerò con chiunque indivina i miei intenti. Concordo. Then I'd say you found an ally. The goal of this ship is to wipe... Tranquillo, andremo insieme a spazzare via il razziatore, esatto. But how far Sono terribili, ragazzi, sono terribili questi razziatori. Che dice lui? Lies are easy to detect, but you seem to be telling the truth. Dici la verità, comandante. Per ora, ma io dico la verità, scusami. Ma quando mai Shepard mente? We found this at the dig site. Nel primo gioco qualche volta poteva. Yuffie Kisaragi. Ice, Final Fantasy VII. Grande Yuffie, la ninja. No, it contains only pain. But I will help Vi you fight. aiuterò a combattere. Vi aiuterò. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. Vabbè, ragazzi, cosa ne pensi tu, Simo, di questo personaggio del Protean? Che non un secondo che devo guardare che Protean. È il nostro, quello buono. Quello buono. Ammetto che mi ha sempre incuriosito. Penso che sia un bug. È rimasto fermo. È un bug. Tanto per cambiare, ragazzi, abbiamo un bug. È diventato uno stoccafisso. Sì. No, si muove, ma è fermo. Quindi devo rifare tutto. Sì, ma è che... No, se premi X si sblocca, ok. Se premi X si sblocca, meno male. Però era fermo, meno male che premendo X me l'ha mandato avanti. Ragazzi, ma la qualità di controllo che hanno fatto con la EA
su questa remastered è incredibile. Questa Legendary Edition. It was common among my people, imparting experience through touch. The chemistry Lui tocca gli altri e percepisce. Liara dice che è utile. Liara fa una fatica poveraccia per leggere la mente. Spiega le sonde. Ma non credo che sia un romance lui comunque, che poi non ha ancora dato il suo nome. Hello. Ciao Lio, ma non ti ho sentito fare plic plic su Discord. No, comunque. Allora Lio, visto che sei tornato, buon Pomerania e buona serata. Vaffanculo. Fa cuore. No, vaffanculo. No, non si può dire. Allora, a parte tu. Comunque, no, parlando prima che stavamo... no, un attimo, guarda, volevo chiederti cosa ne pensi tu di questo personaggio. Ma che bello, il Protea nella nostra stanza con noi. Allora, io non penso che in Andromeda sta cosa sia successa. Non ho idea di cosa succede in Andromeda. Non lo so. Ma non so nulla, ma Andromeda non vorrei considerarlo come parte della nostra trilogia. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Io? Sì? Stavi dicendo? Non penso che ne andrò. Cosa volevi dirmi? No, ma non penso che in Andromeda sta cosa l'avranno fatta. Ovvero da far continuare la specie dei Protean come nuova specie nell'universo, non penso. Ma però... penso che ce ne sia ancora qualcuno, o è proprio l'ultimo lui. Dovrebbe proprio essere l'ultimo. No, comunque... a parte che il personaggio è bello, cioè... È bello. È interessante. Allora, comunque, come stavamo dicendo prima, che prima con Matteo stavamo parlando del fatto dei team di Formula 1. Ma aspetta, cavolo. Aspetta, ti chiedo solo, aspetta un attimo che finiscono questo dialogo, perché magari spunta fuori qualche informazione pazzesca. La tua missione. Voglio solo capire cosa vuole lui, qual è la sua missione, perché ho capito perché si è alleato con noi, ovvio. Siamo il stesso nemico. E poi è grazie a lui che nell'1 noi abbiamo scoperto questa cosa dell'esistenza dei razziatori grazie ai Protean e alla sonda, quindi comunque lui è connesso, anche se poi magari non l'ha messa lui, ma è connesso alla nostra storia, è connesso. Sono stati traditi i Protean. E se avesse funzionato, come ci avreste comandato? E se avesse funzionato, come ci avrebbero comandato? Ci avrebbe costretto ad andare all'esercito. Mi avrebbe costretti gli umani. Beh, non è che sono proprio dei santi Protean. Praticamente è ciò che sta facendo attualmente. No, il piano, politica no. La cittadella. Ah, Cittadella. Cittadella sono dei grandi disgraziati. Sì, sono dei grandi disgraziati. Praticamente la cittadella ha creato gli spettri e li manda da soli. Non è che... Gli spettri però hanno un potere pazzesco. Ma meno male, gli spettri a volte hanno un potere perfino superiore a loro. Cioè, se ne sbattono altamente. No, comunque... hanno fatto... Ma secondo me lo spettro è una grande cavolata, perché tu non puoi creare uno di rango che ti deve rispondere, ma ha talmente tante libertà che può anche fregarsene e chiuderti la chiamata. Allora, non è per male. È troppo alto. Però parlando di sta cosa qui, lo sai cosa mi fa venire in mente? Non ne ho idea. Tu non so se tu hai mai sentito parlare, però non so se sta cosa è vera, dell'Eurogenfor. Eurogenfor. Non so cosa sia. Praticamente, sempre nei riguardo alle cose di mistero, questo doveva essere una sorta di polizia superiore alla polizia, ovvero, ma non nella realtà, spero. Sì, ma sì, si diceva cosa di qua nel nostro mondo, ovvero sarebbe dovuta essere una sorta di forza di polizia superiore alla forza di polizia, la quale aveva la stessa libertà dei spettri,
potevano fare quello che vabbè, volevano. ma sembra tipo gli agenti segreti sta roba, sembra una cosa simile, però più... Ma loro esistono, sono infatti non a caso uno dei soprannomi di James Bond era anche Spettro, ovviamente. Perché? Perché hanno il potere di uno spettro, possono andare dove vogliono, fanno quello che vogliono, hanno il potere superiore, certo, ha senso. Comunque esisteranno. Jack, comunque cosa stavo dicendo prima per rispondere comunque a Matteo. Noi avevamo pure certe piste che se glielo dici adesso alle persone ti prendono per pazzo, ma ce l'avevamo. Quali? Qua in Sicilia ne avevamo 2. Ah, ma ci credo, no? Ma ci credo che esistono in Italia. Il problema è che... Gambregno cittadino di Siracusa. Ma in Formula 1, no? Vero? Formula 1 era anni 50. Era periodo comunque, cioè era comunque nel calendario della Formula 1, ma era quella pista che sai, non era quella pista proprio ufficiale, era il problema è che oggi loro non vedrebbero nessun soldo arrivare da queste cose, loro oggi punteranno tutto sempre di più ma non è un grande difetto, attenzione, sta succedendo qualcosa sullo schermo. Che succede? È scritto hype. Che succede? Che succede? Che succede sul canale? Che pasa? Che è successo? È passata la scritta hype e non si sa nulla. Qualcuno ti ha messo dell'hype, sicuro? No. Ah, ma vuol dire che ho ricevuto dell'hype sul mio canale. Sicuro? Grazie a chiunque. Non è in diretta sicuramente, è un video già concluso. Ma è bello. Comunque, grazie. Come stavo dicendo, noi abbiamo avuto Siracusa cittadino e Pergusa come proprio pista proprio di quella da corsa, ma ne abbiamo avute altre. Javik. Oh, attenzione, Mohammed, welcome. Visto, probabilmente da un altro video, gentilissimo. Welcome Mohammed Nahim. Visto? Bello, sono contento io. Guarda di Jack, se adesso si gira questo iscritto e ti fa amico, puoi tranquillamente parlare in italiano, anzi puoi parlare anche in siciliano o romano, perché tutti lì tu dovresti vederti i miei video quando sono finiti i suoi sottotitoli, che poi sono le live con i sottotitoli in siciliano. Vorrei sapere un tuo parere, tu che l'italiano lo capisci. Io non l'ho mai visto, però cavolo, c'è avere la lingua siciliana come cosa. Io lo metto sempre, a volte metto anche il latino, perché vuoi mettere l'imperatore Jack Mac che tiene il latino, però non è il latino hit. Io mi vorrei vedere un giorno di questi una tua live con il coso vocale fatto in latino. Che cavolo uscirebbe fuori? Vocale, sì, ci puoi mettere, ci puoi cambiare la traccia vocale. Sì, ma sono automatiche, a meno che non hai un software che te le fa. A me è capitato con alcuni video stranieri. Sì, stranieri ce ne hanno un sacco. Mi è capitato il titolo italiano, cioè il titolo tradotto. Io lo andavo a vedere e sentivo che la voce non era quella. Quando mettevo la voce originale dicevo, quasi sempre oggi è automatico, non è che la gente che usa le IA, la gente non è che le usa. Può sembrare la gente che usa le IA. Sarebbe bello, dico personalmente, sarebbe bello se cavolo mentre fai le live ti metti l'IA che ti lo fa tutto in latino. Comunque c'è da dire una cosa, che io anche nei sottotitoli io spesso traduco in varie lingue, traduco in cinese, coreano, arabo, turco, quindi insomma voglio dire, a volte anche filippino, a volte non riesco quasi mai a ricordarmi, però è una lingua importantissima il filippino, assolutamente una lingua molto importante, e allora ripeto, per questo motivo che spesso ci sono persone di tutto il mondo. Io mi sono rimasto contento una volta che si è scritto un giapponese, ho detto cavolo, ma io adoro, tu sai quanto io amo il Giappone e la cultura giapponese, ma non sai quanto lo adoro. Sai quanto adoro la cultura giapponese io? Lo sai benissimo io. Ma non sei l'unico, no, anche tu. Ripeto, perciò immaginati sapere che una persona dal Giappone ti segue, o magari non vive in Giappone, ma è una persona giapponese che ti segue,
ti rende felice, perché dico, cavolo, superiamo le barriere della distanza e siamo tutti insieme a festeggiare ovviamente questa cosa. È bellissimo, bellissimo. Io vorrei davvero poter parlare con voi in tutte le lingue, ma il mio limite mi impone a conoscere 3 lingue e neanche un dialetto. Guarda, 3 lingue basta. 3 lingue che sono l'italiano, l'inglese, lo spagnolo. Il resto avrei voluto imparare un po' il portoghese, ma gli studi procedono a rilento, non ho mai voglia di studiare il portoghese. Sarà un mio difetto, però. Dobbiamo andare alla cittadella. Abbiamo una missione importante da fare, perché ci hanno detto attenzione, cittadella, succederà qualcosa, vediamo. Cosa succede? Garrus cosa fa? Calibra, anche oggi c'è, calibrare. Garrus. Quando mai che il meme di Garrus del 2, sto calibrando. Simo. Attenzione, ha detto, il Protean si mangia le asali bollite. Ma attenzione, Garrus! No, delle volte se non parlo è perché sto in ascolto o sì, sto facendo un attimo una cosa. Ma certo. Dicevo, Garrus ha detto, ma secondo te il Protean si mangia le asali bollite? Io di certo non voglio rischiare di diventare il suo pasto. Chi è che l'ha scritto? Garrus l'ha detta sta cosa. Ah. No, perché se l'avesse scritto qualcuno qua in chat sarebbe stato licenziato per direttissimo. Avremmo detto no, non si può dire, ma l'ha detto Garrus, faccio Garrus, può dire quello che vuole Garrus. Ma manco le battute di cose, cioè, dai. Quindi non abbiamo scene nuove. No, ma è tutto bloccato finché non facciamo la cittadella. Io speravo di mandare avanti, non so. Raga, vi propongo una sfida che vorrei che poi proponga anche Jack. Facciamo in una live in cui Jack non c'ha da portare avanti serie di videogiochi o roba del genere. Gli facciamo fare a Jack una tier list su tutti i programmi televisivi dal 2000 fino a oggi e vediamo in quanti di voi votano che un programma è buono oppure no. No, italiani ti ho detto, la filosofia del mio canale è cercare di evitare il più possibile di parlare TV italiana, ragazzi. Dopo aver visto i danni che ha fatto, stasera cosa si mangia? Stasera si mangia male, sai perché? Ho avuto dei problemi oggi con la carta, ho avuto dei problemi, non posso raccontarlo perché sono cose private, però diciamo che non sono riuscito a prelevare i soldi per un errore bancario e quindi vuol dire che praticamente devo arrangiarmi con quello che ho. Devo arrangiarmi con quello che ho, quindi si mangia da schifo per oggi, forse anche domani si mangia da schifo, ragazzi. No, dico a far come i film. No, sono incazzato, sono altamente incazzato. Non è possibile che ti segnano che hai prelevato dei soldi e poi non li hai prelevati perché non avevano più soldi fisici. Non avevano più soldi fisici e non voglio fare nomi, guarda, non voglio dire nulla, guarda, posso solo dirti che poi ti bloccano e dici vabbè ci riprovi. No, non ci riprovi perché ti segnano che tu hai fatto l'operazione quando in realtà non l'hai fatta, devono verificare. Ma vaffanbrodo, cioè scusami. Grazie. Cioè sono incazzato, ma è ovvio che sono incazzato, ragazzi, quando si parla di soldi. Il fatto del vaffanbrodo, grazie. Quando si parla dei propri soldi buttati via così per colpa di buttati via. Comunque per rispondere a Matteo, io prima avevo detto no, fa come ha fatto Fantozzi in uno dei suoi film. Non hai mai capito? Ho capito. La famosa scena con Pierluca, tu con tutti i amici che hai lì. Cavolo, mi lagga sto gioco. Ma che carne tenera che sto No, non scherziamo, negativi. Ma guarda una bellina tira. No, dai, poveri gatti. Sto male solo a pensarci. Però allora, potessi fare una bella gallina. No, galline no, anche quelle sono affezionate. Sì, ma tanto le vedo, ma sai ovvio che dopo un po' si stufano di uova, se le mangiano queste galline. Galline, non è un segreto. Ti posso consigliare un'insalata condita. Mangiare l'insalata. O non vuoi mangiarti nemmeno un pochettino di lattuga con cosa. Ma sì che posso mangiare quel poco che è rimasto ancora, se lo posso mangiare.
Se no, allora, se c'è del formaggio No, spalmato... non sono allergico. Sono allergico, lì, non posso. Sono allergico. Pazienza. Sono intollerante al latte e lattosio. Cioè, non è per male quello che ti sto per dirti, ma amico mio sei una chiavica. Ma è colpa mia, scusami, è una malattia, è colpa mia. E vai una persona che ha dei problemi di salute, gli viene a dire... No, lì datti la ragione regolata, ma scusa. Jack, non è un insulto assolutamente. No, è un insulto, è una persona che ha dei problemi, che io non sono nato così, sono venuti. No, cioè non riesci a poter mangiare niente. No, non posso mangiare niente. È una sfiga terribile. Ho capito, e non sono l'unico. Ho delle amici e delle amiche, specialmente femmine, che hanno lo stesso identico problema, è un disastro. Io sono quasi stato portato a pronto soccorso perché in un ristorante non hanno capito quello che dicevo io. Mi hanno detto sì, non ha nulla, e poi ce l'aveva, ma era roba da denuncia, ragazzi. Io stavo quasi la frutta ce l'hai? Una banana ce l'hai? No, non ho nessuna banana, ma senti, tranquillo, ce la faccio a mangiare qualcosa stasera, però ti prego non scherzare più su questa malattia, perché è un'intolleranza. Allora ti chiedo scusa, ma il fatto... Ma anch'io sono il più disperato di tutti, chiaramente, quando si tratta di... No, ma dico, cavolo, ogni cosa non te la vuoi mangiare, cavolo, di verdura ma la posso mangiare. Le è entrato qualcuno. Sento un odore di vino. Sentivo l'odore di vino. Ora fai secondo me come Tino in realtà è stato allenato da Jackie Chan per fare The Drunken Master 3, che sarà non c'entra Diamond adesso. Jackie Chan ho detto che c'entra Diamond. Jackie Chan ho detto. No, io ho detto, anch'io ho sentito un profumo di vino, un Brunelleschi di Montalcino. Rete di Montalevi di Montalcini. Allora un attimino ragazzi, mi muterò perché adesso c'è una scena e non voglio farmi scavalcare ancora una volta. Arrivo subito ragazzi. Vediamoci la scena, anche perché qua si fa sul serio. Succede qua la cittadella. Di nuovo i robottoni. Ah sì, siamo sotto attacco, ecco cosa è successo. Siamo sotto attacco da Cerberus. Sempre loro. Mi chiedevo cosa può succedere qua che ci crea problemi. Cerberus, sempre loro. Che brutto ingresso in cena, poveracci. Eccoci! Allora siamo sotto attacco da Cerberus. Adesso do il controller a Cometino. Ho solo 3 parole per te. Guarda, io e Joystick non andiamo proprio d'accordo, guarda. Comunque c'è il mister Carmelo che diceva come cacchio abbiamo fatto scambiare lui per Diamond o Diamond per Carmelo. Non lo so, guarda, io non ho scambiato nessuno. No, quella volta là che io e te abbiamo scritto. Ma non mi sono confuso, io ho sentito che dicevi tu e non mi sono confuso su quello. La voce mi sai che entrambi... Io sono una persona altamente uditiva, quindi l'unica mia qualità è capire le voci delle persone. Dico, ma mi sa che c'è una clip. Entrambi vi siete bevuto del vin Brunello di Brunelleschi. Entrambi. Sicuramente non può essere. Per scambiare la mia voce con quella. Facciamo questo, danno dei poteri. Ragazzi, sto potenziando il buon Javik. Danno dell'arma, danno dei poteri. Adesso non si chiama più Prote, no? Si chiama Javik. Si chiama Javik lui è il suo nome. A quanto pare anche lui è un nome. Incrementa 10% danno, durata forza. Wow. Vabbè, sì, comunque siccome abbiamo c'è la clip che ho pubblicato, ma sì, ma si sentiva perfettamente che abbiamo scambiato Diamond per Carmelo. Tu sì, tu sicuro. Tu l'avevi confuso, sì. Porco cane. No, non voglio avere accesso alla TV con il mio account, lo voglio lasciarlo senza un account. Boia, ho sbagliato. Ho perso tutto. Che succede, Max? Ho sbagliato, mi ha tolto i miei poteri che avevo dato, che cavolo.
Ah, io pensavo che ti fosse cancellato tutti i salvataggi. Ma quello no, a parte che c'è il no, beh, perderei il massimo giornata di oggi, ma non sarebbe così. Sì, è drammatico perché oggi mi sono... Avrei visto Jack fare lo scalpo per la prima volta. Vabbè, avrei cancellato il gioco, ovviamente, ma non lo voglio fare. Il mio amico l'ha perso, i salvataggi del gioco. Poi proprio il gioco che è dato una gestione indecente. Ma come avresti fatto lo scalpo alla PlayStation voi? Non lo so, non voglio sapere. Ciao Leonardo. Ciao Leonardo. Leonardo, stiamo andando bene. Oggi c'è Comettino, hai sentito? Mi sentiva proprio la presenza. I patti del buon vino. Esatto. Sono appena tornato a casa da Vicenza io. Che cavolo ci sei andato a fare a Vicenza tu? Fare un passaggio del motorino. Hai un motorino? È andato dalla fidanzata, ragazzi. ragazzi. Spiegatemi sta cosa, cioè mi hanno dovuto fare la patente per la macchina e ora devo guidare anche la moto, non lo so io. Ma che senso ha? Aspetta, se tu possibilmente devi vedere quale tue patente hai preso, perché ci sono quelle in cui puoi guidare. Ma lui ha preso la patente normale, ha preso la B, scusami. No, sì, ma siccome che dentro nella patente, nel retro della patente ci sono scritte le date su varie categorie, mi ritrovo con la categoria AM segnata con una data, cioè il giorno in cui ho fatto l'esame per la patente della macchina e trovo anche quello. Ho capito. Quando hai fatto cosa per la patente della macchina, siccome tu già avevi il patentino per il motorino, possibilmente loro invece di farti fare solamente quello per la macchina t'hanno fatto fare anche quello. No, ma io non avevo nessun patentino, io non avevo ancora nessun patentino. Ma non aveva niente lui, non aveva niente. Non lo so. Allora, col patentino, come va la tua giornata? No, ma non tanto bene, Leonardo. Però mi sono contento di essere con voi, sono onesto. Non sta andando molto bene. Soprattutto vorrei soprattutto se si riesce a parlare un po' più piano oggi, perché io ho tanto mal di testa, quindi già o esco io da Discord o si parla un po' più piano perché non ce la faccio. Dico che mi fa strano. Stiamo parlando di patente. Mi dite le 3 piste più belle a Formula 1? Non so niente io. Dice uno Spa, bella Spa. Silverstone è bellissima. Monza. Mi piace anche quella francese, è una goduria, sì, e fila liscia. La pista francese. Allora, 3 piste, io direi Monaco. Che bella, no, Monaco la odio. Monaco è la pista, ma è inutile, non si sorpassano. È inutile. Monaco. Dico, io l'ho adorato Monaco per il fatto là che è tutta cittadina, ma ho capito, ma non si sorpassano. Monaco. È la pista più noiosa da vedere. Una noia. Che altro c'era? Non so se riesci a vedere quel Carmelo, ti sto facendo un attimo vedere dalla web. Vabbè, c'è stata quella che era una pista da Formula 1, ma non l'hanno mai fatto questo come Gran Premio Nazionale, era Pergusa. Ho già detto prima, ovvero Pergusa era tutto attorno a un lago. Scusatemi ragazzi, ci sono le scene, si parlano sopra. What have you got? A warning from Councillor Ashiel. She's supposed to be here meeting with the executor. This move may provoke retaliation. Well, that's an understatement. If she's in. Perché incontrarsi ora? Why would the counselor be meeting with the executor? Usually it means someone big's about to be prosecuted. I guess that someone had Cerberus friends. The counselor would have a clearer picture for all. Posso andare a soccorrerli, non ci credo. The counselor's in there surrounded by Cerberus. Hanno catturato Udina? Security detail. Grazie Leonardo. Grazie. Grazie di cuore. We need to find the counselor and get her out of here. She has got to know more about who's behind this. The executor's office is defensible. She may have gone to ground there when the shooting started. I'm on it. Ma che bello sto livello. There. Now we can talk by Omnitool. Go. Ok. Ok, rieccomi. Quindi con questa tu puoi sia guidare le macchine sia guidare i motorini e non ti dovrebbero dire niente.
Perché io non ho mai fatto, cioè io ho fatto solo per la patente per la macchina, non per il La motore, patente non della capisco macchina perché. ti fa usare anche le moto di piccola taglia, dai. Sì, quella, mi sembra che questa qui della macchina... La patente della moto, del motore della moto non ti fa guidare la macchina, chiaramente. È come se avessi fatto quella del sedicenne, il tedesco. Il tedesco. Sì, non lo so. Ma perché siccome mi risulta segnata patente AM e anche la B, io ho fatto solo patente B. Sì, esatto, la B copre anche la M, per forza, hai fatto una patente completa, è normale, è giusto, certo che è giusto. No, perché non mi trovavo tanto quei discorsi. Sì, no, ma adesso come te ti puoi comprare cosa? Ti puoi comprare il ciao LC, guarda che ci sei. Si può comprare anche un bel tavernello. Ciao LC. A parte che per 3 anni non posso guidare una macchina che supera di tot 5. Vabbè dai, tanto non è che te avevi le disponibilità. Ho capito, ma tu per adesso ti puoi comprare il ciao o il sì che sarebbero perfetti per te. Che cacchio è? Ma che cacchio è? Che cacchio è? Vatti a cercare il viaggio ciao o il viaggio sì. Googlalo. Cosa Ferrina, mi hanno dato lì una motorina della Piaggio Liberty. Non so quale sia. Ma quello è il viaggio Liberty. Ma chi è che te l'ha dato sto motorino? È uno da giù da Arcugnano, cioè Arcugnano Fimon di Arcugnano. Ma perché ti regalano la roba a te? Ma che cavolo? A te a lui gli regalano roba, talmente conoscenze ai piani alti che... ormai è come te, non gli regalano tutto. Noi lui vive nei soldi, quindi ovvio che gli regalano la roba. No, ma il discorso ha detto, mio padre ha detto finché non ho un po' di soldi per comprare una macchina, vado via col motorino. Però è già tanto che qualcuno te l'ha dato un motorino, non è che è una roba, ti regala una roba. Se la porca io non so neanche girarlo, perché cazzo il motorino lì, vacca voglia. Ma sì, tu devi fare le derapate, vai in giro, incredibile. Mi ricordo inoltre di seguire il canale musicale. Guarda, basta fare punto esclamativo musica, adesso sono fermo ma riprenderò, tranquilli. Devo pubblicare. Ma come cacchio era il comando per il terzo canale che hai? Musica. Quello no, non la musica, quell'altro. No, altri canali. Mi pare che avevi aperto un terzo canale oltre questo qui e il tuo musicale. No. Quello dell'IA? IA, quello musicale è quello della IA, infatti, esattamente. È lo stesso. Sempre lui. Già che non è Max IA solo. No, quello non ha contenuti. Boh, non so proprio una mazza. No, lascia stare. Ho pubblicato un video solo che c'è una partita, ma non era nulla di... No, non è importante quello. Una supposta al 3 al pollo al 20, esatto. Dai, questo bypass. Una supposta al 3 un pollo al 20. Pollo! Cosa hai capito? Tieni il pollo, ve la rendi, tieni un bel pollo. chiesto il check-in, non il chicken! Ma vai Bisogna stare contento di ricevere un pollo. Fumettino, cosa hai pensato dello scherzo di Rio che stanotte alle 4 del mattino, quando sei alzato per andare in bagno, ti sei trovato con la testa dentro un water che faceva schibidi? Cosa ne pensi? Io mi distorto. Vabbè dai, stava canticchiando del tuo water, non dico. Come dici? Ti ho mandato le immagini dei veicoli che puoi guidare con quel motorino. Con quella patente. Sì, ma consigli qualcosa che costa almeno 15.000 euro, dai. Così se la prende domani. Il viaggio ciao e il viaggio sì. Costa così poco. Costano pochissimo quelli. Ma lui deve spendere 15.000, 20.000, così se lo gode. No, che dirti, quello lì, il motorino del Piaggio Liberty del 56 cavalli, cazzo è 56 cavalli. Con questo non devi nemmeno andare a benzina. Ma Fumettino, ma basta usare le robe a cavalli, vai su un cavallo piuttosto, vai sul cavallo così, easy girl, easy, that's ok. Secondo te e i gatti e Alexa. Ma adesso che c'entra Alexa? Sì, c'entra sempre. No, perché qualche mona ha sparato un sound. Scusate, ero curioso. Grande, non è un mona, dai, è mitico Simo, va bene. No, vabbè, perché c'entra Alexa? Perché dove sono stato io in un'agenzia? Ho visto Alexa, la versione di terza generazione. Possiamo chiamarla Eco, altrimenti la attivi a mezzo mondo? Solo per motivo lì.
Vabbè. Avevo trovato lì, ho visto l'Ecodot bianco di terza generazione. Ma perché Cerberus devono sempre rompere nel terzo? Nel secondo sono degli alleati questionabili, ma nel terzo proprio. Nella pasticceria vicino alla scuola che frequenta mia sorella mi pare che ci sia un Ecodot, ma non so se è quarta o quinta generazione. Quello da mangiare sì, tanto, Matteo, quello da mangiare sì. Cosa? Quello da mangiare, il pesce. Buona. Mi piace. Basta vedere tutti gli hamburger. Io a livello di mangiatore di pesce sarei una persona del sud, guarda la passione che ho io per mangiare sta roba. Guarda Jack, a me piacciono solamente i bastoncini, però l'altro tipo di pesce come non lo so, faccio entrare qui dentro. Come chiedo scusa a tutti i chiunque abbia la burlona che l'abbia attivata. A parte Max che ha le cuffie e non la sente, cioè non mi sente. Meno male. Vabbè, ti immagini come disse per sbaglio che qualcuno iniziato fa partire un audio con... Perché non entra qui dentro? Perché non posso entrare qui dentro? Con Alexa che... anche te la nomini. Alexa... No, la nominare! Lio, non la nominare! Perché parte subito con quel nome? Chiamala Eco. Io devo capire una roba. Quella volta che hai fatto retro gaming, sì. Hai parlato con Alex. Cosa c'entrava Alex in quel momento? La nomini anche te. Scusami, nulla, niente, il nome è simile, lei si attiva. Lei pensa, pensa, ma sarà sicuramente con me. No, per niente. Sì, comunque sì, Matteo, la risposta è assolutamente sì. Bravo, poi non mi va neanche di qua sta roba. Ma che dicevo che tu hai detto Alex quella volta là, che sei stato, e lei si è attivata e ti ha fatto riprodurre un brano di Diodato, non so che cosa c'entrava. Sì, pure Diodato. Sì. A novembre la città si spegne in un istante. Ma questo è Giuseppe Ferreri, non Diodato. Ciao Samu, welcome back. Samu, ci metto Too Late, che questa qua piace tanto al buon Leonardo, sto sound. È una sigla anche questa. È impossibile che Simo non abbia mai visto Berserk originale del 97, impossibile, non l'abbia mai visto. No, ma purtroppo questa lacuna, mai visto né mai letto. Vabbè, però so l'importanza dell'opera di cura. Anche a livello di fissazione per l'arte che aveva quest'uomo, che per lui non erano solo delle tavole, lui doveva essere qualcosa tipo arte molto scura, chiaramente molto scura, perché la sua arte non è come quella dovevi soffrire mentre leggevi. Sì, sì, e anche il fatto che comunque era uno spettacolo per gli occhi, quello bisogna dirlo. Un altro che posso dirlo, se Jack mi consente, la Divina Commedia fatta da Gonagai. Me la sono persa quella, cavolo, quella è una roba che mi interessava. Io c'ho il cofanetto, me lo sto tenendo lì ancora plastificato. Ma lui è bravo, veramente se geniale. si rompe quelle cose come battono i cinghiali. Quello sono curioso anch'io di... Pam. Wait! Mi piaceva il Wait. La Divina Commedia di... adesso non lo sento, perché ho disattivato. È scena? Ragazzi, scena, un attimo. Chiedo silenzio assoluto per cortesia. Bailey, looks like they got the Executor and 2 Solarian bodyguards. Damn. Alright, keep searching. If you don't see the counselor's body, don't count her out yet. Un salario. Found her. She looks unharmed. Oh, qua del consiglio. Quale salario, scusa? Salarian, che salario? Non è un salario questo. Qualcuno sa dirmi l'importanza di studiare Goldoni a scuola? No, è solo noia e mediocrità. Non è mai stato un grande Goldoni, veramente. Non c'è proprio motivo. Capisco ancora Manzoni, ma Goldoni proprio. Ma che c'entra molto economia? No, parlavo delle materie di scolastiche, mi sono annoiato un sacco con queste due materie. Ragazzi, mi muto di nuovo.
other counselors are headed for a trap. Abbiamo una scena importante qua. 3 on 1, pal. It's over. Questo qui è il cattivo del gioco, Kai Lang. È tanto edgy, come personaggio. Ma guarda che si picchia con Tain, però. E poi pensavamo che Tain lo stavamo perdendo, ma invece Tain qualcosa ci sa fare ancora. Ma muto e smuto, Samu, torneranno fra... Lo sanno già, è tutta la live che faccio così. Sono scene importanti, questa cavolo. Qui se rischiamo di perdere un personaggio. Poi sembra Robin, sembra la versione malvagia di Robin, lui. Kai Lang. Cos'è sto combattimento? Bello. Ha ucciso uno che stava già morendo. Parole per te. Preparati al peggio. Che disgraziato Kai Lang. E niente, ci ha accoppato un personaggio. Porco cane. Ci ha accoppato un personaggio. Jake. All'improvviso quando ho il volume attivo. No, sta morendo. Guarda chi sta morendo lì. Sì, lo so. Comunque, come ti stavo dicendo, Jake? No, sono in sequenza, sta morendo un personaggio lì. Io mi sono mutato per quello. Adesso sono tornato, ma fatemi vedere la scena. Get the word out. Udina's trying to seize power. I've got to get to the counselors. Volevo sentirlo. Ecco. Ma no, povero Tain. Già era messo male, ha una malattia che... Aggiungi che c'è pure ferito gravemente. Ma non so se te ne sei accorto, Jake. C'è appena morto un personaggio. Dimmi, Leone. Il tizio che appena combattuto contro questo qui. Sì, questo mi sta troppo sulle scatole, questo personaggio, Kai Lang. Kai Lang, guardalo bene, non ti assomiglia alla nostra carissima scena. A me ricorda Robin di Batman, no, perché guarda un po'. Winter Soldier? No, io ti vorrei dire, non è per essere cosa, ma quella teoria che ti avevo detto nella scorsa live del bambino? No, del bambino, sì, potrebbe essere. No, non è asiatico, però è asiatico, si vede che sia. Dico, del possibile discendente, se possiamo dire così. Ma sei asiatico questo? È asiatico. Hanno unito il come si chiama? Hanno unito il DNA della nostra carissima Shepard con qualche soldato asiatico. È uscito fuori questo. Quindi insomma, Wakame, nel senso, non si conteneva, mi stai dicendo? Non si conteneva. Ha visto un asiatico, è impazzita. Non mai capito. Hanno prelevato il suo DNA è vero, ok, qual è la teoria? A inizio secondo corso. E quindi questo qui sarebbe una sorta di figlio che vuole ammazzarla, ma perché? È così cattivo. Sì, potrebbe essere. Gli spezzo le braccine, invece che di ammazzare. No, non ci posso credere. Cosa? Cardio suspense, te la metto io una bella cardio. Ciao Ema, come sto Isa Cervelli, ma te non hai bisogno. Dottor Ema. Ciao Ema. Ma tu devi... Avete letto di Leone? Sì, è il mostro, il nostro amico mostro, te lo ricordi il mostro? Devo fermarmi un attimo che ho la cardio suspense. Piena. Ha la bocca piena di vino, ha detto come vino. No. Ciao Ema! Pieno questo farming. Sì, pieno. Si chiama così. Fieno rosso, fieno bianco. Ciao! Mitico 1° dicembre, salutiamo anche il 1° dicembre che è arrivato sul canale. No, è arrivato e se ne va domani, perché domani è il 2 dicembre. Vedrei però proprio. Ma tornerà fra una nuova Mancano 23 giorni, ragazzi. Allora vi faccio sentire una cosa. Sarà contento come ti. Quanto manca a Natale? Ciao, lascio la parola a Babbo Natale. Mancano 24 giorni a Natale. C'è tempo, ma non troppo. È bene che inizi a tirare fuori la slitta dal garage e darle una bella lucidata.
Sai che puoi seguire tutti gli spostamenti di Babbo Natale. Non l'ha fatto. Chiedimi, Non l'ha dov'è fatto. adesso Babbo Natale? Lo chiedo io un'altra cosa, poi ce le vi Polaretti. Allora, faccio sentire. Mancano 10 giorni a un compleanno di qualcuno, fra l'altro. Non me ne frega nulla, non so chi sia, ma non me ne frega nulla. È un membro del tuo gruppo Telegram, fra l'altro. Che te l'ho portato io una volta con un raid su Twitch. Christian? Esatto. Beh, sono contento. Cristiano fa gli anni. Cristiano fa gli anni ora, dice. L'alieno, sì, è bellissimo. Allora, sentite, chi è Jack Leone Max? Jack Leone Max è uno streamer e influencer italiano con grandi doti che ringrazia sempre per la gallina. Famoso per le frasi "Oh mamma la gallina" e "Ah mio Dio". È conosciuto come sacerdote e ha recitato in Troppo Belli e Troll 2. Ma che sei uno sparapalle. Ciao Clay e ciao Chloe. Ciao Coain. È sposato con Chloe e ha 2 figli. Sposato con Chloe e ha 2 Nel figli. 2021 ha guadagnato 30 platini su PlayStation. 30 platini? Gli piacciono ananas, pizza, videogiochi ed è un tastierista incredibile. Non ananas sulla pizza, però ci tengo a dire. Guarda, 34, siamo arrivati a 83 Aletta platini. sembra sparaballe, sappi. No, dice solo la verità, e solo la verità, perché si sa il mio matrimonio con Se Chloe. tu lo dici, vediamo cosa risponde. Chi è che non... No, non voglio dire le parolacce. Dicevo... Hai detto sparaballe, no spara... Sì, ho capito, ma lei la capisce male. E quindi come Tino, il mio moderatore... Il tuo moderatore è mio editor, lui. È il mio editor. Magari il mio editore, quindi... Anche è nostro editor, ok. Solo parti originali. Signor Ed, quello dello staff anche. Membro anche dello staff. Sì, ma tu in chat lo... Il signor Red, solo lo parti ritrovi originali. senza che lui ti fa niente, solamente quando ti fa le battute su essere un pirata, quindi... Beh, perché come Tino è un pirata, si sa. L'altro, C'ha la benda sull'occhio. Perché c'è la benda sull'occhio come Tino, se non perché è pirata? Lui è Comitin Van Ruben. Lui in realtà una volta l'hanno scambiato con quella cattiva là di Kill Bill. Ve la ricordate quella cattiva? Ma a proposito di Kill Bill, poi ragazzi, ma l'avete visto che su Fortnite hanno fatto una cosa reale di Kill Bill che non è stata inserita nel gioco? Peccato che l'hanno fatta. Lo sapevo che... Cioè io sono rimasto sconvolto, io mi sono anche visto il video, ma sono rimasto sconvolto. Perché sta roba doveva essere inserita nel film. Però era già un film lungo e non l'hanno inserita, ma era una cosa importante. Poi era bella la scena, peccato che fatta su Fortnite faceva schifo, nel senso che c'erano i personaggi di Fortnite, c'era. Era bruttina, però ripeto, l'idea... Io odio Fortnite. Ho capito che odi Fortnite, ma quella è roba di Tarantino, cosa c'entra? Poi io non so, secondo me anche lui gli avrà fatto schifo sta roba, non è che penso che Tarantino abbia detto che bella sta roba, che veramente... Dici la scena in cui lei è da sola ed è circondata e inizia a fare tutte a fette? No, quella c'è nel film. No, è la sorella di una che lei fa fuori, che le dà la caccia con... in realtà nel film si sente il carrello dei gelati, si sente in sottofondo, e in realtà si scopre che era questa qui col carrello dei gelati che le dà la caccia, e allora inizia a inseguirla dappertutto, lei sopravvive miracolosamente e poi ce la fa. Ovviamente in Fortnite conclude che la Pixel la fa fuori a Pixel, non è che le fa ovviamente, essendo che Fortnite non è un gioco così crudo, ci mancherebbe dei gelati molto esplosivi. Infatti voleva farla fuori, non c'è riuscita, però è stata disturbante anche quella. Poi sono altre botte che si piglia la nostra... Non è mai stato... Capitano Price di COD, grande quello, un personaggio. Capitano Price. Dico, cosa non è mai stato un film, diciamo così, normale, Kill Bill. No, per niente. Strano. Vabbè, come una qualsiasi opera di Tarantino. Come una qualsiasi opera. Vabbè, Tarantino qualsiasi opera se deve metterlo su... Guarda, un film che sembra quasi normale, c'era una volta Hollywood, ma poi... Gli ultimi 20 minuti che cosa sono? Non voglio fare spoiler. Che cosa sono gli ultimi 20 minuti? Se pensi, per chi pensa, ma sto film è normale, non sembra neanche tanto. Oh, guardati gli ultimi 20 minuti, poi ne riparliamo. Guarda. Sì, ma allora non è nemmeno negli ultimi 20 minuti, ma anche prima, quando c'è la scena di quelli che stanno assieme e che vengono inseguiti, che erano dai
Beh, aspetta. C'era di mezzo... Sì, c'era di mezzo un culto pseudo-religioso di una certa persona che poi ha ispirato Bray Wyatt, quindi sì, c'era di mezzo quello. Magari è meglio che non facciamo il nome, però. Diciamo che c'era di mezzo quella persona. Vabbè, però... No, ma io sto dicendo, c'era una volta che era l'America. C'era una volta? C'è un film che si chiama C'era una volta l'America. Ma quello cosa c'entra con Tarantino, scusa? Ma cosa c'entra con Tarantino? Ho sbagliato io. Ma no, non sta parlando di Tarantino, non usciamo dal discorso. Non usciamo dal discorso, sta parlando di Tarantino. Sergio Leone. È ovvio che lui si è ispirato a quei titoli lì, ma che è ovvio che si è ispirato, visto che comunque è palese che adorasse Sergio Leone, è palese. Tarantino non è estimatore del cinema italiano. Cavolo, si è pure preso Morricone a farsi la colonna sonora, uno come Morricone. Di Leone mi pare, infatti, quando fa le riprese lui dice fatemi un fuoricampo, una ripresa alla Leone. Sì, ma vabbè, ma è ovvio che non è Leone. Ma poi bello è stato anche quando ha fatto Pulp Fiction. Cioè Pulp Fiction personalmente è uno dei cosi, è un calcio. Ma forse l'abbiamo recepito meglio noi spettatori che la critica. La critica pagare la troupe, pagare gli attori, minchia. Ma la critica no, ma poi ha fatto una fatica. Simo, vatti a vedere vatti a vedere la versione parodistica fatta dalla fatta da? La versione parodistica di Pulp Fiction fatta dalla premiata Teledit. Hanno mischiato in mezzo non so quanti film e all'ultimo si scopre che dentro a quella valigetta c'erano 4 numeri, 4 ragazzi, cioè 4 volte ovviamente 4. Si chiama ha un nome narrativo la cosa del... Non c'è mai stato nulla in quella valigetta, nel senso che McGuffin, esatto, è un McGuffin, è un normalissimo McGuffin, cioè, ognuno ci vede quello che ci vuole, se vuoi vedere la cosa filosofica, ci vuoi vedere, che ne so, faccio un esempio, devo spaccare questo, l'esempio se vuoi vedere l'anima di quel personaggio, ci vedi quello che vuoi, ma altrimenti non c'è proprio nulla, cioè nel senso non... Cioè, poteva essere dei soldi, poteva essere quel momento narrativo che ti fa capire perché i personaggi stanno facendo una determinata azione, poi passa in secondo piano e allo spettatore relativamente poco. Sì, diciamo che ha una struttura non lineare, molto confusionaria, ma poi si capisce, se lo vedi 2 o 3 volte. Che poi là in Fiction praticamente tutta sta cosa gira attorno a sto cavolo di valigetta. Sì. Vabbè, ma hai saputo che c'è dentro l'anima di Marcello Wallace? Infatti... Sì, che ho fatto del cerotto qua dietro. Anche se Tarantino non ha mai detto che ci fosse nulla dentro, nel senso Tarantino ha detto... ha detto libertà allo spettatore, esatto. delle luci... Sta teoria è talmente bella che... Elvis... Sì, sta teoria è talmente vari bella... espedienti. Allora, Elvis, c'entra Elvis? C'entra Elvis? Molti speculavano che ci fosse un vestito di Elvis. Perché? Cosa c'entra? Molti spettatori avevano questa speculazione che ci fosse un vestito raro di Elvis. Strana? Non so perché però. Cioè non capisco il senso con la trama. Al massimo sai il valore. Ah, il valore, vabbè. Il valore non era rilevante a livello di trama. Per il fatto dell'ambientazione, visto e considerato che era il periodo in cui uno come Elvis stava facendo danno, sai, ci potrebbe stare, però ci sono riferimenti a Elvis Presley. Oh, guarda chi c'è Kai dell'elenco. Udina? Perché c'è oh ragazzi, un attimo, cosa sta succedendo? Kai dell'elenco ci punta la pistola. Oh mamma, certo come no. Non voglio ammazzare l'elenco. Ciao Matteo, grazie a compagnia. Domani Final Fantasy ci divertiamo. Alzo volume. Would I do this if I weren't dead certain, Caden? Would I? Momento rinnegato. Odin is behind this attack. The Solarian Counselor confirmed it. Ciao Xinkai, guarda cosa succede. Oh mamma mia.
Stiamo per sparare ad Alenko, no, ti prego. Non posso uccidere lui. What Shepard says is possible. Unlikely, but possible. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. Cavolo. Ciao Xinkai, sei arrivato in un momento di... Ma guarda lì cosa sta succedendo. Io non voglio che succeda questo. Sì, sto vedendo. Mettila giù, non lo farò. Sotto Maior. I might regret gunning you down for the rest of my life, but I will do it. L'abbiamo spaventato. Oh, meno male. Vedete, essere poco gentili va bene. Oh, finalmente. Oh, Udina, come rompe. La revolverata di un ginocchio. Cosa fa Udina? Ma guarda Udina che disgraziato. Lui è il vero disgraziato. Ma meno male. Ciao Udina. Che cavolo. Ragazzi, che cavolo. Ma scusatemi. Ma cosa stava facendo Udina? Ciao Xinkai. Ma ragazzi, sapete che c'era la relazione fra Wakame, Shepard e Raiden Alenko nel primo gioco? Erano fidanzati. Perciò è stato bruttissimo vederli scontrarsi così e minacciarsi. Quindi adesso mi stai facendo capire, Jack, che Udina era possibile. Che Udina era controllato dai Reaper. Udina era controllato dai... Sì, dai Reaper, il razziatore, sì. Assolutamente. Udina non era sua iniziativa. Lui che difendeva gli umani non avrebbe mai fatto patti. Oh Baba! Baba, ti faccio vedere il nuovo acquisto, Baba. Anche Xinkai forse ha letto il messaggio stamattina. Te lo faccio vedere subito. Ho fatto solo il mio lavoro. Dopo, rispondiamo dopo. Ciao Baba, che bello vederti. Guarda, ho preso, ci vuole ancora un po' a scaricarlo, Call of Duty Black Ops 3. Così ho detto, perché quella versione con gli modalità zombie, infatti me la fa scaricare in 2 volte. Sono contento che ho preso questo. Vedi che c'è... No, guarda che mi viene in mente, cioè che e se invece non ti sta facendo scaricare 2 volte la cosa con i zombie, ma in realtà ti sta facendo scaricare il gioco e la Sì, il gioco è la modalità zombie, esatto, non sono 2 giochi, è sempre lo stesso gioco. Ho fatto un acquisto solo, infatti. Poi guarda, Xinkai, guarda qua, te l'ho scritto stamattina, ho detto, cavolo, non posso non prenderlo. A me è quel tipo di gameplay che adoro io. L'unico difetto, non puoi cambiare le voci in giapponese, cioè, in inglese è poco ispirato, queste voci noiose. Io vorrei molto di più quando le puoi o in cinese o in giapponese. Hai fatto che i ping del tuo microfono sono partiti verso l'alto. Posso immaginare, la mia voce può essere altamente squillante. La tua voce che è diventata un sì. Allora, e poi avevo preso Spider-Man 2. Spider-Man 2. E questo qua. Poi basta perché ho finito i soldi. Finché non riesco a ricaricarmi. Ok. Allora ci siamo. È stato bello. Oh, il consiglio, non faremo lo stesso errore, ma spero. No. Tanto non mi fido del consiglio. Quindi insomma, Xinkai, grandi acquisti, grandi manovre. Secondo te, a fine... La gallina! Ah, quindi non avete sentito la mia voce, avete sentito il pic del microfono. Spider-Man? Sì. Allora, l'eroe no. Il gioco sì. L'eroe no, a me Spider-Man è uno che mi sta proprio sulle scatole. Sono come Clash su quello. Io Spider-Man mi sta proprio sulle scatole. Un ragazzino arrogante, saccente, che fa battute. Ma che cavolo Jack, ma che cavolo stai dicendo? Non mi piace Spider-Man, mi è piaciuto Spider-Man, è saccente, da far schifo. Spider-Man come personaggio, il piccolo Peter Parker. Preferisco molto Miles Morales, che è un bravo ragazzo. Miles Morales come ma comunque mi piace uno Spider-Man che è quello. Sì, mi piace uno Spider-Man che è quello degli ultimi film Into the Spider-Verse. Quello mi piace perché è un Peter Parker che ha fallito, è diventato un uomo con la panza. Insomma, ha perso quello che c'è. Quindi insomma quello mi piace tantissimo. Il videogioco mi piace. Il gioco mi piace. Jack. Ehi. Noi stiamo parlando di un supereroe che all'inizio stava aiutando lo zio e la zia a coso,
Ma è colpa sua che suo zio è morto, specialmente nei film della trilogia. È colpa sua, perché lui avesse ascoltato lo zio, nonno, quello che è lo zio Ben, avesse ascoltato, non so, invece è andato a combattere Macho Man Randy Savage, gli ha fatto oh yeah, e lui ha fatto le mosse, tutto contento, esce da là. Ma tu stai parlando del film di Raimi, non stai sì, io sto parlando dei film di Raimi, ovviamente. Non sto parlando di film di Raimi, ma certo. E poi ha fatto degli errori, ricordatevi lo Spider-Man stupido del 3, quello, diciamo, Tobias che balla, dai ragazzi. Cioè che era controllato dal simbionte. Dettagli, si è fatto controllare perché gli faceva piacere avere successo, voleva fare fighette. È normale. Voglio il sangue di drago e fanno musò in pista sul Gran Turismo da Sky a Dynasty Warriors, faccio i cuoricini come fa la mia amica Jessica, grande Jessica, che è simpaticissima. Singai, se ti riesci, recuperati Racing e scaricati la pista di Siracusa e ti fai tutta la cittadina di Siracusa in cittadina con la F1. Sì, vieni a Cittadella anche tu, dai, Cittadella su Mass Effect. Allora, andiamo tutti a Padova, voilà. Ma in realtà che poi non si suona col sinistro, vabbè, però, dettagli. Grazie comandante, ci sarà tempo. Questo qua. Col sinistro. Il sax, se sei mancino sì, ma se non sei mancino. Vabbè, usi entrambe le mani per suonare il sax. Sì, infatti, esatto. È un sax. Per chi ha tre mani? Cometino, se ti cresce una terza mano, metti che ti cresce una terza mano dal petto, gli si esce una terza braccio dal petto, proprio fra la I e la L di fila, che c'è la maglia che io dico Jack, poi tu dici che tu non sei una persona, come si suol dire, che ha pensieri lascivi. No, è lascivo, non è lascivo. Questa cosa è una domanda musicale, ragazzi. No, ma tipo quella volta là che esce a comedino. Sia Pergusa, non Radusa. Dov'è Pergusa? Allora sì, c'è Pergusa, ma c'è anche il circuito cittadino di Siracusa. Puoi andare a cercare su YouTube. Ma Pergusa dov'è? Scusatemi. Ma Pergusa dov'è? Se non mi sbaglio, è sempre nella Catanese, così. È una pista che praticamente circonda tutto un lago. Sempre il lago dovrebbe essere o naturale o artificiale, se non mi... Sì, comunque ragazzi è finita bene con l'elenco. Il mio amico gli aveva sparato. Io no. Lascivi Xingai, non lascivi. Vabbè, stessa cosa. Lascivi Raish. Lascivi rimasta. Esatto. Quello che Cometino è esperto queste cose. Cometino è il leader dell'esperienza nella roba lasciva, Cometino, mentre ogni cosa lasciva. Tornando al discorso delle tre braccia, mi fai ricordare che... 3000 rispetto, stavo cercando proprio questo, gli istruttori dell'Accademia Grissom. Autorizza, ok. Mi hai fatto ricordare che da qualche parte, non mi ricordo dove, ma avevo visto un articolo, ma non so dove, non mi ricordo più dove è stato, in cui c'è stato un agnello, mi pare, che è nato con 6 zampe. Alieno! Adesso non mi ricordo. Agnello! Ok, perché gli alieni Ma sei sordo? Vabbè, c'è stato magari un agnello che è nato ciclone. Quindi c'è questo è l'agnello di Cometino offerto in 6 gambe per voi, cioè così. Questo è l'agnello di Cometino. Mi ero salvato questo link qui, ma adesso non c'è più quell'articolo lì. Sì. Poi si trova nelle zone di N per uso. Cercati il coso, cercati il, come si chiama, l'agnello ciclope, quello che era particolare. No, voglio vedere io l'agnello ciclope. Voglio vedere io in diretta. Agnello. Niente, oh. No, mi dice Giovanni Agnelli. Agnello con patate al forno. ecco le ricerche che mi consiglia. Google sa. No, fa troppa paura per farlo vedere in diretta. No, perché non posso farlo vedere in diretta. È troppo visto che non vuoi farlo vedere in diretta, cerca il circuito di Pergusa e te lo guardi. Pergusa, non Siracusa. Ma tu mi hai detto Siracusa. Sia Pergusa che Siracusa. Andiamo a vedere il circuito di Pergusa, va bene? No, dai, la
la pista in sé è una delle meno ispirate. Beh, è un cerchio, ragazzi, è un cavolo di cerchio. Grazie a sta fava, il lago cos'è? Il lago è tondo, non è cubico. C'hai ragione anche te, però, ripeto, non è che sia proprio... Cerca di circuito di Siracusa e poi ne parliamo. Quello sì che te la fa sotto, Jack. Questo mi piace, questo è un circuito degno di Monza, ragazzi, guardate che curve, è fatto bene. Wow, bello. Ed ma è bellissimo. Cittadino, cioè, ma è bellissimo. Cittadino ma è bellissimo, ragazzi. Ma questo lo promuovo. È stato fatto. Che poi questo era anche collegato a un altro circuito che si trova a Tripoli, in cui c'era pure il Gran Premio di Tripoli era italiana una volta. Wow, è emozionato. Baba si è emozionato. Grande Baba. Comunque ripeto, io non è che voglio essere critico, anzi, perché Spider-Man è comunque un personaggio importante della Marvel, però non è uno dei miei preferiti, anzi io di solito gli tifo contro, però devo già ammetterlo, questo qui di adesso... Ti fa Venom quando lo... No, ti favo Henry. Lui lo sai che ti fava? Lui ti fava cosa? Ti fava il Green Goblin. Perché c'era una cosa che volava, ecco. No, non posso ti fare il Green Goblin, ho detto poco. Quello di Defoe è clamoroso. Sì, è bellissimo, però piuttosto ti favo Doc Ock, Doctor Octopus, quello mi piaceva. Doc Ock anch'io lo dico. Che molto darò Assassin's Creed, ma dal 9 al 10 secondo me quando tu vedrai, ti spiego, Assassin's Creed Origins ha le scusatemi, devo farlo con questa grafica qua, altrimenti non... Questa grafica qua è meglio. Immaginati che inizi a vedere... No, suggerimenti del gioco? No, ma tu tanto sai già come si gioca, è un gioco Ubisoft, hai giocato Far Cry, sai già cosa fare. Intanto l'unica cosa è che l'unica cosa che non so se Origins hai la cosa che puoi disabilitare, ed è consigliato cioè di tenere le aree a livello. Tieni le aree a livello. Se ti trovi proprio così male con le aree a livello, ci fai la cosa. Ti consiglio sicuramente di tenere le aree a livello, così tu, se un'area di livello 30, vai quando sei livello 30. È vero che puoi fare la cosa che tutti i nemici livellano con te, come Odyssey, ma te la sconsiglio, ti rende sempre il gioco una sfida. Invece è bello andare là e distruggere tutto. Sì, no, adesso gioca Outlaw, va bene, anch'io come già detto tante cose da giocare in sto periodo, però ripeto, con Call of Duty mi sono andato da fare, ho comprato Advanced Warfare e Black Ops 3, insomma sono contento perché Call of Duty era una saga che ho abbandonato da una vita, ma in realtà la campagna è una cosa che mi stimola a tornare, e anche le cose zombie, mi piacerebbe avere qualcuno con cui giocare in coop zombie a Call of Duty Black Ops 3, sarebbe bello, però mi sa che solo... Io l'ho su PC, però non credo sia multi ai tempi della PS4 ancora, erano rari in multipiattaforma, però sarebbe pazzesco perché veramente poter giocare insieme alla modalità zombie sarebbe proprio bello, perché io adoro gli zombie, sembra una frase strana, ma io adoro i giochi di zombie, comunque è vera questa cosa, non è una... sempre apprezzato ragazzi. Cioè le parti di zombie sono belle, è vero che poi ovvio lì hanno sempre un connotato di guerra che è una cosa brutta e ovviamente non appoggio, però ripeto, i giochi sono di qualità. A proposito, ma Kaidan Alinko si unisce a noi. Io non so se ce l'ho, ma tu ce l'hai non so se ce l'hai, Baba. Forse mi hai fatto vedere che ce l'avevi il 3. So solo che comunque il 3 è quello. So che è ambientato 50 anni nel futuro. Questo. So che ho chiesto un'informazione sulla trama per sapere cosa parlava senza spoiler. E ho visto che praticamente riguarda, come dire, il transumanesimo, che è un tema che mi piace da impazzire. Jack, scusami, devo dire una cosa veloce. Singai, se ti può interessare, ho appena trovato dei mod per Assetto Corsa con i circuiti di Siracusa e Pergusa. Se vuoi poi dopo ti mando i link, che posso mandarteli, così tu nel caso te li scarichi e li provi. Oh, grazie Baba, anche se noi con il nostro progetto poi faremo tante belle cose, io e il Baba insieme con il Call of Duty, faremo tante belle cose, però se posso giocare col Baba mi emoziono. Cavolo, anche perché vado a chiedere un gioco uscito nel 2014 di giocare con me, mi sputano in faccia. Vabbè, io penso, cioè vabbè, io sto portando giochi del 1900 e qualcosa. Sto portando anch'io Medieval e porterò Tomb Raider Anniversary, quindi sì, anch'io, non è che parlo di giochi, non è che
Che fine ha fatto? Ma quindi è proprio morto Tain? È morto Tain! È morto malissimo, poteva morire di malattia, invece no, è morto ucciso dal cattivo del gioco. Mi scoccia. Voi sapete che Tain mi sta simpatico. Schimi di boppi. Diglielo quella là dietro. Anche tu, Xink, ma sai, perché vi spiego, penso che si può giocare fino in 4 e ti spiego, è un gioco... Sì, fino in 4. Sì. Quindi in pratica è molto cacciarone come gioco, nel senso che ci sono le mappe con gli zombie, cioè non è che il classico gioco, diciamo che puoi menare le mani, però il problema è che io ho la versione zombie, io non so quanto ci sia di zombie se uno non ha la versione zombie, io ho preso questa perché è l'unica versione che c'è oggi disponibile. Attenzione un attimino, medico umano o medico Salarian? Non lo so. Salarian. Everyone makes sacrifices in wartime. Umano. Salarian. No, dopo l'ultima Salarian mi stava antipatica. Mi ha dato reputazione positiva. Cavolo. Io cerco di guadagnare reputazione negativa e mi aumenta la reputazione positiva ogni volta che faccio delle scelte. Scelgo sempre. Un medico sta cercando un veleno che c'era ok. Cioè, solo per uccidere i Turia, ma queste sono delle canaglie, ragazzi. Prova con Air Factor. Come grazie. Sì, con calma, Baba. Con calma. Però grazie. Prova a fare con Air Factor. Che quello forse lo vuoi anche giocare senza. Però dovessi fare anche lì per questi due circuiti. Perché digitalizzarli come sono. At its worst, Kepros syndrome interferes with his blood's ability to carry oxygen, and he lost a lot. Now they've given him transfusions, but frankly, there was a very limited supply of drill. Ah, guarda che aspetta, c'è un messaggio bellissimo di Baba, vorrei leggerlo. Io iniziai COD, a me le campagne COD piacciono, anche se brevi. Sì, Warzone soprattutto per stare con amici e fare due discorsi. Sì, il periodo tryhard è durato solo 2-3 mesi. Io pensavo che fosse andato avanti anni, ma tu sei veramente un bravo giocatore, ma io non lo dico così per dire, ma perché Baba è davvero tanto bravo. Baba, ragazzi, io ho visto come gioca, voi avete visto anche come gioca Baba su Astrobot, per me è un talento, ha dei riflessi degni di quelli di Lautaro, sì, dimmi. Tu dovresti vedere le partite che faccio io su coso. Su? Sull'unità di Call of Duty. Ma tu sei come me, tu sei bravo, ma non quel bravo competitivo. No, io praticamente io sono un infame, lo sai perché? Perché mi sono messo come cose da attivare dopo un tot di decisioni. Mi sono fatto attivare lo sciame, l'elicottero. Ma è vivo! Guarda questo qui è il figlio di lui, un attimino. Mamma mia, ma ragazzi, va tenso per vivere tutto, io lo do. Sono Goliath Krios. Sono venuto a donare il sangue. Dona anche altro? Potrebbe anche donare un'altra cosa. Mi ha chiesto di togliere la maschera dell'ossigeno. No, non voglio. Ho appena festeggiato che è vivo. No, la maschera dell'ossigeno. Tuo padre è un eroe. Eri già pronto a questo, sì. Non mi piace il mondo che c'è dietro. Ma no, allora, Baba. Non mi piace la cosa che c'è dietro un cheating clamoroso in quei giochi. E certo, Jack, quando vuoi mi connetto e ci raggiungiamo. Qualche piccola gemma. Se quella grande sta in basso, sta proprio al centro della città. Guardate, lo vedi nei miei video, sì, che io facevo un tutorial su come trovarli. Parlando di Indiana Jones, Jack, ma tu non porterai mai in live quelli vecchi della LucasArts? No, quelli vecchi. No, quelli di adesso, come ad esempio l'antico cerchio. Ma potrei anche, ho valutato onestamente di prendere l'antico cerchio. L'ho valutato. No, lo sai perché te lo dico? Perché oltre per il fatto della storia, c'è un Ti chiedo solo un favore, Lio. Forse sta morendo Tain in questa scena? Ma Tain è immortale, te lo dico io. No, in realtà dice no. Non è ancora ora di morire, meno male. Kalahira, mistress of inscrutable depths, I ask forgiveness. Kalahira's waves wear down stone and sand. Kalahira. Wash the sins from this one and set him on a distant shore. Sempre la religione di mezzo. Ciao Leonardo.
Grazie alla compagnia, domani Final Fantasy ci divertiamo. Sembra, sai cosa? Cioè, che non mi vorrei cosa. Sembra Quelle? Induiste, quelle le preghiere. Non so. Ah, ma i mantra. I mantra. Non so perché questa cosa soprattutto per Ma tu lo sai che abbiamo un mantra anche nel cristianesimo? Tu lo sai che il rosario di per sé è un mantra? Il rosario mariano è un mantra, ripeti tante volte la stessa cosa. Vuoi unirti a me, comandante? Ti dico fai ceci, scusatemi, quelle palline. Ragazzi, la mia Shepard non prega. Mi spiace. La mia Shepard non prega. Non può pregare una cosa in cui non crede. Cioè che sei maniato, sei proprio una persona. Ma non può pregare una religione che non crede, non sa che chi è sta Kalaira. Cioè. Sì, ma anche per l'anno scorso, è vero, babbo. Devo fingere, mi metto lì, mi metto in ginocchio, prego così e tutto si risolve, lui guarisce, figurati. Sta schiattando. Addio Thane, presto ti raggiungerò. No, come presto? No. Sì, c'è un'alta possibilità. In sto gioco c'è un'altissima possibilità di schiattare a fine gioco. Alta! Io non voglio che succeda, però è molto alta. Aspetta. Gli ha detto che fra poco ti raggiungerò. Vuol dire che morirà anche lei. Lei è convinta di morire alla fine del gioco, è convinta. Però noi dipenderà dalle nostre risorse, dipenderà dalle nostre risorse, da quanti riusciamo a tenere vivi. Non sarà facile. Prima di tutto dobbiamo reclutare Alenko, perché Alenko Xingai. Ma ormai non esclude giocarlo, è un gioco Ubisoft. Cioè, a me i giochi Ubisoft giocano. I giochi Ubisoft giocano, sì. Cosa sto dicendo? Giochi Ubisoft solo giocano. Oggi l'italiano mi ha abbandonato. Perdonatemi. Giochi Ubisoft giocano. Devi fare l'aggiornamento, check. Devo fare l'upgrade. Un bel Zanichelli 2025 e torno all'Accademia della Crusca. Stavo dicendo prima, Jack, io però sono infame, lo sai perché? Perché? Perché praticamente io quando faccio le idee mi diverto ogni volta a fare lo stronzo, ovvero parto normalmente, sai, molto chill, molto... Però poi da infame che faccio? Avendo le ora non mi ricordo quale dei due. Arrivo dai nemici, questi qua si trovano... Sarebbe bello sentirti se non andassi a scatti, scusa, ma se quando lo finirò te lo faccio provare, Ecco, grazie, mi può essere utile, Baba. Magari proprio in open world così diretto, un pezzo open world dove esploro. Mi può piacere. Magari mandami uno screen della mappa, quella sai, con le zone ancora inesplorate. Mi piacciono queste cose. Star Wars Outlaws. Ragazzi, cosa esce questo venerdì, ragazzi, questo sabato sul mio canale? Ho fatto un video che potrebbe, spero non vi mandi in rage quit o in disperazione, in urla selvatiche, perché ho fatto una flop 10 nel 2025, farò anche la top 10, ma ho fatto una flop 10, ragazzi, e vi assicuro che alcuni non amerete sicuramente alcune mie scelte in questo gioco. Faccio sentire un pezzo. Non sei l'unico, Jack, non sei l'unico, io dovrò fare lo fanno tutti tipo quest'anno, solo che è la prima volta che lo faccio io. Faccio sentire, ragazzi, l'editore che vi tiene per ore, il buon Jack Max, e oggi è un piccolo anteprima, perché questo video per ora è solo per abbonati, ma è solo perché lo sto sistemando, sto facendo, vedete le posizioni 7, 8, 9, spoiler, comunque dicevo, solo perché sto ancora sistemando e sono sicuro che vi piacerà. Però ripeto, è un bel video, sabato esce per tutti. Top 10 2025, cioè dell'anno. Cioè io non sono abituato a fare queste classifiche, ma mi piace farle perché ho giocato tante cose quest'anno e ripeto, non sono giochi, tanto leggi lì, ma se sono necessariamente, anzi quasi nessuno lo è. Cosa? Io non so vedere niente. E il resto, guarda. Io c'ho ancora la schermata di cose. Ma non ho condiviso lo schermo! E io sono qua anche sul mio video. Sono qua col mio video e non mi state vedendo. Check, non per offenderti, perché tu sai che io... Ma quando poi ti dicono che tu sei un pirla... ma stavolta ci sta, dai, stavolta ci sta.
amici, un saluto dall'intrattenitore che vi tiene per ore. 42 minuti, Max, di analisi giochi. Partiamo con la mia prima flop 10 2025, cioè dell'anno. Cioè io non sono abituato a fare queste classifiche, ma mi piace farle perché ho giocato è vero che sì, e ripeto, non sono giochi. Io non posso sentire niente comunque. Ma guarda i film, l'ho messi per te, anzi quasi nessuno lo è, probabilmente. Ho provato secondo per secondo i sottotitoli per 42 minuti. Sono giochi che non considero necessariamente brutti, non sono brutti, sono giochi che hanno deluso me per qualche aspetto e alcuni di questi mi sono anche piaciuti. Come dire, non sono per forza giochi brutti, poi qui c'è la mia sigla. Avete detto che c'è la scena che ho messo poi lo short di questo di vedere. Sì, ma posso dire che tu con sti capelli così lunghi sono quelli di ora i miei capelli così, sì. Sembro Trivette, lo so, me lo dicono tutti, vero? Intenevi lui, no? Ma sei tratto Trivette. Sei un come si chiama? No, non sembri Trivette, assolutamente. Sembri più Carlo Verdone quando mi faceva un puntino dei fiori. Carlo Verdone, no. Solik Vast, documentary maker. Perché Carlo Verdone? Maybe you can help. Adesso mi dice i capelli lunghi. Ma dai, ma sembro aspetta, non forse non era Trivette. No, non è Trivette, scusami. Non ci somiglio. Come si chiama il nativo americano, quello di Walker? Come si chiama quello Walker. Lì? No, Walker. Chuck Norris. Ma no, Chuck Norris, il nativo americano di quella serie. Non lui, no, Trivette è quello nero, scusami, ho sbagliato io. Aspetta, di chi stai parlando? Bianca o coso? Come si chiama? Ne so. O quello che Renegade faceva il... forse. Quello era uno dei protagonisti, era uno che lo aiutava. L'unico che mi viene in mente è Bianca, o quello è vecchio, quindi no. Ma io penso che stai parlando dell'attore, quello che faceva coso. Questo lo dovresti andare a cercare. Renegade. L'attore, quello che faceva. Aspetta. Sì, ma non me lo fa vedere. Non me lo fa vedere. Forse Floyd Westerman, forse questo qua. No, non è questo. Non lo so, ragazzi, non ce la faccio. Vabbè, non riesco a trovarlo. Perché non fai quelli lì? Lo cerco io. Grazie. Lo cerco. Grazie. Un altro mi fai salire. Sono le 7:05. Sì. Stiamo cercando, anche io sto cercando. Sono 8-2. Thank you, Commander. 8-2. Pronto? Signora? Pronto? Chi è? Cometino. Ok, Cometino. Io. Ossa. Non lo so. Cerca Robert Sixkiller. Check. Renegade Robert Sixkiller si chiama. Cioè l'attore è Bren Scombo Richmond. Robert Sixkiller. Robert Sixkiller. Figo. È lui. E io ho i capelli così più o meno. No, ce l'ha più lunghi lui. Bisogna mettere lui. Ha i capelli migliori. Migliori vanno fino a qua. Raga, abbiamo trovato cosa. Abbiamo trovato. Questo è Jack Sixkiller, raga. Scusatemi, adesso. Ecco qua. Oh boia. Ecco qua. Scusatemi, guarda, Lio guarda. Lio guarda adesso. Scusa, Madonna santa. Che cavolo, ce li ho i capelli, che mi mancano, Fingati che proprio a tradimento vorrei dire che magari nella genetica della mia famiglia magari c'è un'antica discendenza. Vorrei poter dire, Lio, fammi parlare. Vorrei poter dire che nella discendenza della mia famiglia magari c'è un'antica discendenza del territorio nativo americano, ma direi di no, perché è impossibile, cioè, non è proprio neanche una cosa. Jack, in realtà lo sai come potessi scoprirlo? Ma come potrebbe essere possibile? No, cioè, tu non so se lo sai, ma c'è come si chiama? Un kit che fino a sembra 2 o 3 anni fa era famoso, dove praticamente veniva, cioè ti questo kit. Ma è tipo ancestro.com, una roba del genere, tipo.
Ancestro.com, che è quello che paghi e ti dicono gli antenati. Scopri. Non lo so. Però io sapevo che ti mandavano il kit, quello per farti tutti i saliva. Sì. Tu lo mandavi a questi qua e questi te lo analizzavano e ti mandavano poi i risultati con la scoperta, sai. Sì, ma bisogna vedere se è realistica sta cosa o ti trovano, che cavolo ne so, siamo tutti discendenti di Napoleone, tanto per intenderci. No. L'attore è già più giovane. È troppo gentile. Loro lo analizzavano e ti mandavano poi il risultato e ti dicevano: guarda, hai avuto antenati o parenti in quella zona lì. Lio, guarda lo schermo, sono Robin. I am Robin. Io morendo. Sono Robin. Jack, Cody Rhodes ti devo uno menare per il fatto del Pomerania e due per questa cosa qui. La coda dei capelli quando non la usi. No, io ti faccio fare la pasta al pesto per fare lo scheletro della carne. Io ti faccio fare la pasta al pesto a te. La pasta al pesto. Il mio sta scrivendo. Comunque è troppo gentile. E poi ti mando fuori i maroni. Io lo so, ma io te parlo con una voce squillante. Sì, ma il problema è che, ragazzi, ti fai vivo a Vicenza. Una sberla di Lio fa male come una tonnellata. Ma Lio, ragazzi, Lio ha ereditato il potere di Bud Spencer, il pugno del cazzotto che ti estende. Lui è forte. Grazie Baba, buona serata. Scendo. Perché non mi su tu invece, mi sembra io. Sto parlando col comitino. Mi sta dicendo: dai, scendi, forza. Visto che tu vieni su tu a Vicenza. No, perché ti spiego, Cobettino, lui pensa che Lio si arrampica su una scala per salire a Vicenza, così dice, si butta giù la scala e Lio, no, sto tornando a Siracusa, che poi non è di Siracusa, però dettagli. Non ti rendi anche a bestemma. Se lo vedo Lio, se lo vedo Cobettino che tipo solleva questa scala che va dalla Sicilia a Vicenza, la solleva e ci fa praticamente un back suplex incredibile, un bel sulla scala, scaraventa la scala, la zona dell'Italia, la scaraventa sull'Austria, si butta Comettino sull'Austria e gli austriaci il giorno dopo ci invadono perché sono arrabbiati, però lo scaglia sul circuito Red Bull, quello della MotoGP, quindi insomma magari quello è un nuovo talento della moto. Comettino potrebbe, insomma, chissà, io vi diseredo e tu ancora non hai capito. Da quando faccio parte dell'eredità familiare di Lio? Tanto Lio, io sono messo male, ma Comettino, io ti cambio connotati, tu ancora non hai capito. Vabbè, però potrebbero fare. Avete presente il finale di Tekken e Yachi che combatte con Kazuya sulla cima del vulcano? Potrebbero fare una battaglia sull'Etna, Comettino e Lio che combattono così con il fuoco incredibile. Ma Jack, ma tu le mazzate le vuoi adesso o le vuoi quando ti venga? In realtà finisce bene, ragazzi. Finisce bene. Finisce che alla fine, visto che sono pari entrambi, decidono di farsi una bella grigliata sul vulcano. Facciamo così, Cometino, facciamo una cosa. Tu dov'è che abiti? No, non dirlo. Te lo dico. No, che ti passa a prendere. Sì, abita la cittadella, provincia di Padova. Ci fermiamo in un ferramenta. Vai a Ponte di Barbarano in ferramenta. Ponte di Barbarano. Va via. C'è la Ponte di Barbarano. Poi passiamo da Jack, io e te. Lo starcacciamo. Ma proprio, a parte quante cazzate che tiriamo, ma dov'è Simo? Di quando c'è bisogno delle cazzate sarà andato a lavarsi la fronte dopo che ho sentito queste cose. Lo smeniamo che nemmeno cosa. Ragazzi, è tardi, no, mi spiace perché è un discorso simpaticissimo come sempre, però
Si è fatto tardi, io mi metto a scaricare. Certo. Questo argomento stava arrivando un'alleanza 2 contro 1. Ma io trovo l'alleato, ragazzi. Questi pensano di trovarmi impreparato. Io cavalco Puma Logico Aure Lord, così con una scarpa della Puma sul culo. E l'altro. Allora, Cubettino finisce dentro la proposite, e invece Elio deve combattere a pugni contro il piede gigantesco dell'elefante. Ma sentilo che ti rasa a zero, Jack. I miei capelli. Salgo con la macchinetta per tagliarti i capelli e per fare i capelli così curati. Con lo scotch. Mentre Commettino ti lega con lo scotch, io ti rapa a zero. Io ti passo il pallone di Baldini che ci sono gli esplosivi. Io farei impazzire. Io farei impazzire Alexa. Così poverina. Vabbè, dai, ragazzi, stacco perché è veramente tardi. Ma grazie di cuore, mi sono divertito tantissimo oggi. Ci vediamo domani alle 16:30 con Final Fantasy. E domani sarà una giornata pazzesca perché domani ci sarà un'altra Wakame. Dopo la Wakame Shepard ci becchiamo la Wakame. Struzzo, sì. Jack pelato, poverino, passa Samurai Jack siamo lì. Guarda, ce l'avrei la conformazione facciale di uno che potrebbe non avere capelli, guarda. Sono spaventosamente... è il mio futuro, ragazzi. Non mi piace. È il mio futuro, ma non mi piace. Preferisco il futuro dove i capelli diventano baffi. Iper baffuto. Ciao, ragazzi.